Come che si chiamava questo vostro liquore, Emil? Questo nostro liquore, Sì. un attimo che prendo etichetta. Come cavolo si chiamava questo? Vi racconto la storia vera di questo liquore. Avevo preparato nome e scritto nome, poi ho cercato foto di nome e ora c'è solamente la foto del Vecchia Romagna. Adesso è il Vecchia Romagna ormai. Vecchia Baviera, dai. Vecchia Baviera! È il Vecchia Baviera. Ci troviamo in America, anno 1921. Sono circa 3 anni che la Grande Guerra è finita e il paese sta pian piano tornando a vivere e a riprendersi. Questa è un'epoca di grandi cambiamenti, di grande crescita, le città si ingrandiscono, le persone si accentrano in questi grandi palazzi che iniziano a sorgere in tutte le città. Le donne iniziano a lavorare, avere diritto di voto, sono gli anni d'oro della musica jazz. Ci sono anche dei contro in tutto questo, il proibizionismo si fa sempre più forte, i bar, i locali non vendono alcol, nascono secret bar, è un aumentare della criminalità. Ma quello che vediamo noi oggi è lontano da tutto questo. È lontano su una strada che da Boston sta andando verso il Vermont con 3 amici in macchina. 3 insoliti amici, vorrei anche Tre dire. insoliti amici, 3 insoliti amici. Quest'auto che è partita da Boston la mattina presto. Ci vogliono molte ore per arrivare a destinazione. E le strade che connettono diversi stati non sono ancora così battute in molti punti. Siete circa a metà strada, sono le 2 di pomeriggio. L'ultima auto che avete incrociato, che veniva incontro rispetto a voi, è passata più di un'ora fa ormai. C'è solo la musica di qualche stazione radio, il segnale ogni tanto va e viene, coperto da queste fronde di alti alberi. In questa macchina abbiamo 3 pittoreschi anche in qualche modo personaggi, amici, compagni di vecchia data. Da chi partiamo? Dire da Eddie, ogni volta iniziamo sempre io e Cree, per una volta gli diamo Partiamo. l'onore. Vabbè, datemi l'onore, bastardi. Corvin Ashford, eccolo qui. È un traffichino, è sempre stato appassionato di arte e non ha mai avuto la mano particolarmente ispirata e quindi ha deciso di lanciarsi invece nel commercio di quest'ultima. E fin dalla giovane età, con varie difficoltà, però comunque poi crescendo è riuscito a farne una professione. È un uomo semplice, affabile, gol forse, però un uomo affabile, eh, di bell'aspetto, cordiale, che conosce le buone maniere e che sa approcciarsi alle donne e che sa anche valutare i pezzi d'arte. Ed è anche per questo motivo che ha conosciuto nel corso del tempo il dottor Zingler e ha fatto conoscere il dottor Zingler al signor Tavin Mercer, che è suo cugino. Tavin Mercer, seduto sul retro della macchina, commissario federale. David Mercer fuma una bella sigaretta lunga all'interno della macchina, accendendosela con il suo fidato zippo. È un uomo alquanto difficile da leggere. È alto, ha una giacca sempre ben stirata, gli occhi grigi come il fumo delle fabbriche. Ha 34 anni e un passato da sceriffo in Kansas, prima che il Bureau of Prohibition lo reclutasse per una missione più grande, ovvero quello di fermare il contrabbando che inondava il Massachusetts, in particolare appunto il contrabbando di whisky. È stato in molti spichisi, ha fatto delle retate, ha interrogato, ha arrestato uomini e c'è un passato che condivide con suo cugino, appunto, Corvin, e con il dottore, di cui però magari scopriremo qualcosa più tardi. È un uomo molto onesto e ha con sé la sua fidata revolver,
non si sa mai, anche per un viaggio di piacere. Infine, alla guida della macchina che saltella su questo terreno non battuto, troviamo il nostro ultimo personaggio di questa serata. Il dottor Emil Zingler. Spero che qualcuno di voi coglierà questa citazione. Un professore di fisica teorica al momento all'Università di Boston. Lui nasce in Germania, è un coetaneo, per farvi capire, di Albert Einstein e ha studiato per la maggior parte del tempo in Germania. Al momento ha 42 anni e dopo la Grande Guerra si è trasferito in America perché ha notato che la ricostruzione o comunque la ripresa dopo la guerra in America era molto più rapida. In più lo studio delle università cominciava a essere più avanzato rispetto a quelle che si trovavano in Germania. È una persona particolare, sempre a volte un po' perso nei propri pensieri, nelle proprie teorie. Indossa sempre vestiti eleganti. È entrato in contatto con le altre due persone semplicemente perché è molto abbiente. Infatti aveva diversi possedimenti terreni dovute alla sua famiglia e quando i suoi genitori sono venuti a mancare, lui era da solo, nessun fratello, nessuna sorella, ha venduto tutto ed è andato in America. Una volta trasferito lì ha dovuto cominciare a investire quelli che sono il suo patrimonio, le sue fortune. È entrato in contatto proprio con il nostro Corvin. Infatti Corvin è il suo consulente di fiducia per investire sull'arte. È una cosa di cui Dottor Ziegler non è molto esperto, però che ama, gli piace crogiolarsi in queste opere che tutti apprezzano e a lui piace crogiolarsi in queste persone più che nelle opere d'arte. Siete in viaggio. Sono, come dicevo, circa le 2 di pomeriggio. Avete fatto da poco circa un'ora e mezza, una sosta per poter mangiare dei panini che vi siete portati per il viaggio e avete ripreso. Il vostro arrivo indicativamente dovrebbe essere tra circa 4 ore, un po' prima del calar della sera. È un pomeriggio autunnale, siamo a novembre. Mentre guido la macchina su questa strada abbastanza disconnessa. Quanto deve mancare ancora alla Rivenville? Spero che arriveremo con ancora abbastanza luce. Non vedo l'ora di assaggiare il tuo buonissimo barbecue. Tavin, l'ultima volta era veramente squisito. Io ti sconsiglierei di bere troppo, dottore, altrimenti tutti quei bei neuroni se ne vanno all'altro mondo. Oh, no. Alcol depurativo per mente e spirito. Serve a liberare la mente. Ho portato, tra l'altro, uno dei miei brandy preferiti. Per questa sera avremo dell'Asbach Uralt. Buonissimo, di mia zona. Immagino che mio cugino ti chiuderà un occhio per questa volta. Giusto, Tavin? Sì, Corbin, come se non fosse successo nulla. Diciamo che quando sei con la legge, certe cose ti sono concesse, dai. Uno dei vantaggi, su via. Mi passi una sigaretta a proposito? Tieni. Me la metto in bocca e poi apro il cruscotto, tiro fuori questa mappa, mi accendo la sigaretta, poi tutto un po' incastrato in questo veicolo anche piuttosto stretto. Apro la mappa, la cartina, che comunque riesce a occupare quasi tutto l'abitacolo e faccio ok, allora noi ci troviamo sulla 66, se non erro. Secondo quanta strada abbiamo fatto e considerando velocità a cui siamo andati, dovremmo essere lì circa a chilometro 67. 66. Vuol 67. dire 4 ore di viaggio. Ho fatto già i calcoli. Complimenti. Comunque, volete sapere che fine ha fatto Sir Thomas Schneider? Quel simpaticone che abbiamo beccato all'asta. Vi ricordate di quell'evento? Come potermi dimenticare? Mi hanno quasi sparato per colpa tua, però è stato molto emozionante.
Diciamo che è stata un'operazione con i controcoglioni. Devo ammetterlo. Ho fatto bene a fare affidamento su mio cugino e su di te. Diciamo che vi ho in qualche modo, sì, dai, sfruttati per l'occasione, però siete stati pagati anche profumatamente. Sì, è un piacere per lavorare per te ogni tanto. I La soldi non lavoro... erano il punto, onestamente. Sai, a volte provare qualcosa di differente, uscire fuori dalla propria, come dite qui, comfort zone. Bravo, corretto. È differente. Aiuta. Aiuta a crescere. Ed è stata emozionante, un'adrenalina che non avevo mai provato prima d'ora. Comunque, quel tizio se n'è tornato un po' con le mani in tasca in Svizzera, vicino al tuo luogo di provenienza, tra l'altro, la Germania, dottore. E... Ed è stato in qualche modo, multato dal tribunale. Gli hanno dato qualche anno di lavori forzati, ma perché? Tutto perché in Europa si può fare, capito? In Europa è possibile persino spacciare alcol ai minorenni a questo punto, mi verrebbe da dire. Mercer, non mi metterei a giudicare un paese così lontano e così arretrato qual è la Svizzera. Non so neanche per quale motivo sono conosciuti. Noi siamo lo stato delle libertà e lo stato delle possibilità. Loro sono soltanto il passato, un passato tutto da ricostruire, visto e considerato che li abbiamo salvati l'ultima volta. Non è un attacco alla tua cultura, sia chiaro, signor Zingler. Al contrario, sai che la mia simpatia per te è onesta e sincera. Non mi intrometto io in questi affari di guerra e onore per quanto mi riguarda. Siamo tutti uguali a questo mondo per quanto è la mia visione di questo mondo. L'unica differenza è la capacità di giudizio che può differire da persona a persona. Corretto? Appropriato. E poi mi dovete spiegare perché in un paese come il nostro, così tanto avanzato, è possibile fare feste e festini da parte dell'elite della società, ma a uno stronzo senza un soldo non è possibile dare un centilitro d'alcol. Però queste sono tutte domande a cui non troveremo presto una risposta, che forse la storia e il tempo potranno rispondere. Beh, se questo è paese di libertà, puoi stare sicuro che questa situazione sarà solo momentanea di questo periodo storico, come lo è stata anche la Grande Guerra, per quanto molto dispiacevole. Per quanto sia arretrata l'Europa, almeno in ambito artistico, è molto interessante, porta costantemente nuove possibilità, nuove opere, nuovi personaggi, soggetti da tenere in considerazione che probabilmente negli anni a venire saranno ben valutati, che è una delle cose che almeno dal mio punto di vista è da tenere molto sotto la lente di ingrandimento e quindi laddove si può immaginare che qualcosa abbia poco valore, potrebbe nascondere, celare un valore aggiuntivo ed è tutto da scoprire. La storia in questo è non tanto da considerare come un qualcosa di passato su cui basarci, ma quanto un panorama di possibilità, tutte di fronte a noi, un po' come questa strada, un po' come questa foresta. Ah, tu sprechi troppo tempo con la lente di ingrandimento su quei quadri grotteschi, mentre potresti benissimo allenarti in un poligono di tiro a sparare. Siamo in un paese in cui prima o poi le armi serviranno. Ce lo insegna la Grande Guerra. Non posso darti torto. Ma anche fare buoni investimenti può salvarti. Io non ho toccato né arma né fucile, ma i miei possedimenti, i miei investimenti mirati mi hanno tenuto al sicuro durante tutto quanto quel periodo. Dunque a volte anche la mente può andare oltre quelli che sono gli imprevisti che questa vita ci può dare. Così come oggi la soluzione è qui nella mia tasca con un ottimo whisky della periferia di Berlino. Mentre parli degli imprevisti che la vita possa dare, senti, dottor Zingler, che sei al volante, che la macchina inizia come un po' a saltarellare, la radio sfrigola,
fino a spegnersi, quasi all'improvviso. Sentite tutti quanti che la macchina saltella leggermente e dietro di voi vedete che dalla marmitta esce un denso fumo nero. Ecco, vedete? Ne stavamo parlando giusto adesso. L'Europa e la sua arretratezza. Fatemi scendere a dare un'occhiata. Questa deve essere il problema di manto statale americano. Mai avuto problema con mia macchina di produzione tedesca? Facciamo le migliori macchine al mondo. La macchina in effetti si ferma anche in autonomia dopo pochi istanti. Vedete che si spegne completamente, provi a dare motore, non va. Guardando il cruscotto noti, dottor Ziegler che stai guidando, che il livello della benzina è sceso a 0. Ci deve essere un errore. Io intanto ho aperto la portiera e sto scendendo per verificare se ci sono errori nella marmitta, magari. Qua dice che è finito carburante. Avevo fatto pieno. Posso assicurarlo? Tavin, appena scendi e giri dietro la macchina, noti che effettivamente avete lasciato dietro di voi una traccia di quello che puoi intendere essere olio, forse carburante, che finisce con qualche goccia proprio dietro di voi. Mi abbasso sotto la ruota per vedere dov'è questa perdita e dico: dottore, hai forato al motore, al serbatoio, cioè. Effettivamente, abbassandoti e guardando sotto, noti che probabilmente un urto su questa strada dissestata ha causato un leggero danneggiamento al motore. Niente di particolarmente complesso, probabilmente anche con solo il kit che avete in macchina potreste ripararlo, ma ha causato una fuoriuscita di benzina. Non è un problema ripararlo. Il problema è un altro. Dove troviamo benzina? Quanto dista prossimo benzinaio da qui? Controllo subito, aspetta. Rientro in macchina, apro il cruscotto e do un'occhiata nella cartina. Srotoli la cartina, trovi il punto dove indicativamente potreste trovarvi. Non è certezza assoluta, di sicuro sai che l'ultima cittadina che avete lasciato, l'ultima stazione di benzina, stava a molti chilometri prima di voi. Oltre a voi invece sembra essercene un altro, ma intuitivamente potrebbe distare 25-30 chilometri, molto da fare a piedi, diciamo. Quello che noti guardando la cartina è che non sembrano neanche esserci cittadine o casolari lungo la strada, se non uno piccolo spiazzo nella foresta che è segnato con quello che potrebbe essere non è identificato, non ha un nome, però viene indicato che ci sono degli edifici circa un chilometro più avanti. Ok, allora faccio... Beh, cazzo, è un problema, Emil. Anche... Mercer, vieni a vedere, Tavin. Guardate la cartina. Siamo esattamente a metà strada, ma sono circa... Se questi sono 10 chilometri, saranno quasi una trentina di chilometri per andare alla prossima città, e quella prima pure l'abbiamo lasciata da un'oretta, quindi a piedi è troppo lunga. Però, se vedete, c'è... Non so, non capisco se è sembra un complesso di edifici, non sembra neanche troppo distante. Una mezz'oretta a piedi, forse anche meno. Sempre se siamo in quest'area. Io, come sai, Corvin, ho un passato da meccanico, quindi qualcosina me la cavo ancora a fare. Se abbiamo un kit, qualcosa di riparazione, dovremmo riuscire a rimetterla in sesto, effettivamente. Proviamo a dare un'occhiata nel bagagliaio. Sì, dovrebbe esserci il kit di riparazione. Un attimo che lo prendo. Certo, e proviamo, se riesci a fare qualcosa, Tavin, sarebbe ottimo. Il problema è che non abbiamo benzina. Possiamo andare a chiedere a qualcuno. Se effettivamente questo complesso di abitazioni è abitato, per l'appunto, possiamo chiedere se hanno una tanica da offrirci, da pagare. D'accordo, allora facciamo così. Io nel frattempo provo a dare un'occhiata alla macchina se c'è effettivamente un kit. E magari voi provate a chiedere a questi... Quanto dista hai detto? Se siamo effettivamente intorno al chilometro 66, potremmo essere vicini a queste abitazioni, ma occorrerà trovare un punto di riferimento.
dico guardando la foresta attorno a noi. E non ti sembro particolarmente convinto, ti sembra che io stia ragionando ad alta voce. Apro il bagagliaio, custode, scusami. Sì. E provo a vedere se c'è un kit di riparazione per il veicolo nel Sì, frattempo. avete il kit. Lo trovate nel bagagliaio per qualsiasi evenienza dovendo fare un viaggio lungo. Ti ristendi anche sotto la macchina. Noti che il danno c'è. Riesci quasi a vedere all'interno del serbatoio che è completamente vuoto, asciutto. Il danno sembra in realtà facilmente sistemabile, nel senso che anche semplicemente mettendoti lì 5 minuti probabilmente riesci a mettergli una toppa di fortuna in maniera che eventualmente, se riempito nuovamente, non perda almeno quel tanto che basta a portarvi a una stazione di benzina o un posto abitato dove potervi fermare e fare una riparazione più mirata. Però non ci sarà benzina per portarvici in ogni caso. Mi pare un attimo stupido di fitterci. Andiamo insieme, andiamo a controllare se effettivamente c'è qualcuno. Se no dovremmo improvvisare di rimanere lì momentaneamente e magari farci dare un passaggio o in giornata o domani. D'altronde dopo dovremmo tornare indietro, avvisarti. Meglio muoversi insieme. Magari spingiamo giusto al lato di strada il veicolo e muoviamoci. Giusto, sì, almeno spostiamolo dalla strada. Metti in folle, Ziegler. Vedi che salgo in macchina, metto in folle e aiuto gli altri a spingere. Spingete senza troppa fatica in realtà la macchina a bordo strada e vi incamminate, immagino, verso non sapete cosa potreste trovare. Io porto con me la cartina che tengo aperta, Certo. e cerco dei punti di riferimento, magari dei possibili cartelli che possano darci un'idea di dove ci troviamo esattamente. Ok, cartelli in realtà non ne vedete. Camminate circa mezzo miglio, una ventina di minuti, quando davanti a voi, sulla sinistra della strada, vedete che gli alberi si diradano brevemente attorno a un piccolo sentierino in ghiaino molto molto ben curato che conduce all'interno della foresta per qualche decina di metri fino a un grosso cancello aperto. Vediamo oltre questo cancello. Oltre a questo Ok. cancello che è completamente circondato da siepi, vedete una grossa, quella che sembrerebbe una grossa villa al centro di un giardino estremamente curato. Questa stradina in ghiaino, arrivata a un certo punto, a pochi metri dalla villa, si dirama in due direzioni, come a girare tutto attorno a questo edificio. Attorno al giardino ci sono diverse aiuole con molti fiori, sembra estremamente curato. Ed è uno spiazzo all'interno di un punto in cui la foresta è particolarmente fitta. Beh, siamo stati fortunati. Qualcuno con buon sentimento di cenere avrà sicuramente un'auto, perlomeno carburante, o qualcosa per muoversi, per arrivare alla prossima città. Fortunati, oppure sono stato particolarmente capace a controllare che eravamo nella zona giusta. Questo potrebbe essere effettivamente quell'edificio di cui parlavo prima. Andiamo a dare un'occhiata, vediamo se c'è qualcuno. Sembra ben messo. Già sembra ben messo questo. Probabilmente ci troviamo di fronte a qualcuno abbastanza, ambiente. Così pare. Beh, il più ricco tra di noi sicuramente sarei tu, dottor Ziegler. Perché non fai gli onori di casa? Io intanto ti guardo le spalle e mi accendo una sigaretta. E in realtà preferirei di no, in quanto sai come meglio qualcuno che parla bene la vostra lingua. Fossimo a casa mia sarebbe differente, ma in questo caso meglio che parliate voi. Ho capito. Non ti preoccupare, Emil. Faccio strada. E mi incammino. Avanzate lungo questa stradina fino ad arrivare al limitare del giardino, dove un sentiero in lastre di pietra conduce fino a un patio. Arrivate fino sotto a questo patio, vedete che l'interno della casa ha delle finestre, chiaramente, che danno sull'interno della casa, e una porta principale dove c'è un grosso batacchio, molto ben curata. C'è una scritta su questo batacchio
che recita Villa Wayland. Wayland. A fianco vedete una finestra che dà probabilmente su una sala lounge all'interno della casa, dove intravedete vagamente un pianoforte e proprio sulla finestra un busto in marmo che guarda verso fuori, verso il patio. Un busto che ritrae un signore di circa 50-60 anni. Curioso. C'è una scultura lì alla finestra. Per un attimo l'ho scambiato per il proprietario, ma non si muove. Scelta decisamente particolare. Divertente, però, devo dire. Umorismo americano. Non lo considererei umorismo, ma buon gusto e ci terrei a osservarla più da vicino. Magari ha un valore. D'altronde la casa sembra prospettare un ricco proprietario terriero. Avranno sicuramente della benzina. Permesso? Dico alzando un po' la voce. Ti avvicini alla porta, chiami permesso. E poi batto il batacchio. Batti sul batacchio. Da dietro la porta senti arrivare una voce. Sì, chi è? Entrate pure, sono un attimo intento con... Non riesco a aprire, entrate pure. Immagino che possiamo entrare, dico guardando gli altri. Strano. Un individuo che ci fa entrare neanche ci chiede chi siamo? Curioso, sì. Procedete con cautela. Meno occhi sulle opere d'arte e più sulle probabili vie di fuga. Avanti, Tavin, non è sempre tutto losco e criminoso. Stiamo solo cercando della benzina. Permesso? Ci scusi. Salve? Abbiamo l'auto in panne circa 1 chilometro da qui. Quando aprite la porta vedete questo hall di ingresso con questo corridoio dove la prima cosa che notate è quest'uomo vestito in maniera molto elegante, un uomo di circa 65 anni. Non è lo stesso del busto, non è lo stesso domandante. Vestito sembra quasi da maggiordomo, che in piedi su una scala sta sistemando le lampadine di un lampadario. Ok, vedete che è quasi in bilico sulla scala, forse affaticato anche da un'età non freschissima. Buongiorno a voi. Mi aspettavo qualcun altro, forse. Chi siete? Avete bisogno di Salve, qualcosa? sono il signor Corwin Ashford, lui è mio cugino Tavin Mercer e poi... Io sono il dottor Ziegler, molto piacere. Sì, in realtà non sappiamo chi stessi aspettando, ma siamo qui puramente per caso, a dir la verità, per sventura. La nostra macchina è in panne circa 1 miglio da qui e ci chiedevamo se aveste della benzina per farla ripartire. Sì, certamente. Entrate intanto, non rimanete lì sull'uscio. Grazie. Certamente, finisco un attimo di sistemare giusto l'ultima lampadina. Ecco, dovremmo esserci. Fatemi scendere dalla scala. Qualcuno potrebbe reggermi la scala mentre scendo. Oh, Io certo. reggo io. Gentilissimi, grazie. Vedete che con molta calma scende dalla scala. Lei è il signor Wayland, suppongo? No, io sono Geremia, il maggiordomo del signor Wayland e della signorina Wayland. Benzina, dicevate, certo, accomodatevi, adesso fatemi fare mente locale un attimo. Chiaramente sotto giusto pagamento per il servizio, signore. Sì. Se posso chiedere, si intende, come mai 3 persone di città si ritrovano a richiedere benzina qua in mezzo a questa strada un po' isolata, ecco, mettiamola così. Effettivamente potrebbe sembrare un po' sospetto, ma siamo in villeggiatura, siamo in vacanza. Oggi è il mio giorno di ferie e ho portato mio cugino e un suo compare in viaggio. Arriviamo direttamente da Boston. Allora mi dispiace, ho avuto delle difficoltà durante il viaggio. Sì, abbiamo purtroppo forato serbatoio per via della strada accidentata.
e abbiamo perso tutto carburante. La falla è riparabile per fare... Abbiamo visto 30 km per prossima città? Sì, sono indicativamente 25 miglia, esatto. Dovremmo arrivare circa abbastanza agevolmente. L'unico problema è che ce ne siamo accorti quando tutto carburante era finito. Allora, facciamo così. Rimanete un attimo qui, vado a chiamare August, il signor Wayland, e chiedo a lui se possiamo vedere se abbiamo della benzina da fornirvi. Se per voi va bene. Perfetto. Perfetto. Certamente. Attendetemi pure qui. Vedete che si incammina lungo questa strada, entrando andando sul retro. Rimanete da soli in questa hall che adesso è illuminata sia dalle finestre che fanno entrare numerosa luce che da questo grosso lampadario molto, molto signorile come stile. L'ingresso ha questa scalinata che conduce probabilmente a un piano superiore e tutto attorno ha dei quadri che, notate subito, ritraggono il giardino della proprietà in un tranquillo pomeriggio autunnale. Vedete dei colori molto simili a quelli che ci sono fuori. Mi guardo un po' attorno. Ci sono delle foto per caso? Oltre ai No. quadri, robe No. che ritratti di famiglia. No, non ce ne sono. Allora, per il momento mi giro verso gli altri e dirò: visto Tavin, un po' di fortuna e alla fine anche questo imprevisto sembra si stia per risolvere da solo. Non saprei, dottore. Sono sempre sull'attenti, come sai. E non mi piacciono gli imprevisti durante i miei giorni di ferie. Che seccatura. Non piacerà a nessuno gli imprevisti, ma ormai siamo qui e cerchiamo di trarne il meglio. Probabilmente ne usciremo molto rapidamente. L'imprevisto fa parte di avventura. Forse avrei dovuto fargli vedere il mio tesserino d'agente federale. Magari si sarebbe fidato di più. Chissà cosa va a raccontare al capo. Tavin, non tutto si risolve con un tesserino, talvolta è sufficiente un po' di cordialità e un paio di banconote. Per gente che ne ha a sufficienza? Non credo, cugino mio. Quando tu hai tanti soldi, quello che vuoi maggiormente è altri soldi. O almeno questo è quello che ho capito io. Potrei sbagliarmi. Il sogno americano. Wow. Ne fai parte, con tutte e due le scarpe. Sì, ma peccato che io non veda il becco di un centesimo da quel bastardo del mio capo da... Lascia perdere, l'ultimo caso. Dovresti rivoluzionare il tuo settore, smetti di lavorare per pubblico. Dati a privato, ci sono tante persone che hanno bisogno di sicurezza privata, soprattutto ricchi. Se vuoi diventare ricco, devi lavorare con i ricchi. Mentre fate questo discorso sentite dei passi che arrivano e vedete che Geremia, il maggiordomo, è preceduto da un signore di circa 60-75, forse leggermente più vecchio di lui, che avanza vestito in maniera estremamente elegante, con un cappello nonostante sia in casa. E lo noti subito come cosa, Corvin. È identico, forse magari leggermente invecchiato, rispetto al busto che si vedeva dall'esterno. Oh, degli ospiti! Ma che piacevole sorpresa! Molto lieto, il signor Waylund, immagino. Chiamami pure Augustus. Signor Augustus, ci scusiamo per l'intrusione. Forse aspettavate degli ospiti, invece siamo qui solo in qualità di bisognosi nella sua dimora. Il signor Ashford, mio cugino Mercer e il dottor Zingler. No, nessun disturbo, anzi fa sempre piacere avere delle nuove persone come ospiti. Aspettavamo degli ospiti, sì, ma più tardi per cena. Stiamo organizzando una festa. Le assicuriamo che non abbiamo nessuna intenzione di risultare inopportuni. Siamo qui solo in cerca di benzina, carburante, come speriamo il suo maggiordomo l'abbia informata. Certamente. Ma quale disturbo? Ma ci mancherebbe.
Forse potrebbe esserci una vecchia tanica al garage. Eventualmente potrei anche pensare di vedere se riusciamo a procurarvela in qualche modo. Voi come vi spostate fino a città di solito? Abbiamo un'ottima Rolls Royce nel garage, utile per questo tipo di spostamenti. Però ormai non mi piace più tanto andare giù in città. La tranquillità di vivere fuori mano non ha prezzo per come la vedo io. Prego, non state lì sull'uscio, quantomeno entrate. Geremia, le cordialità, un po' di musica, accendi la radio almeno. Abbiamo degli ospiti comunque, anche se non sono qui per la festa. Certamente, signor Augustus. Vedete che Geremia si sposta aprendo le stanze di quella che probabilmente è la lounge room che vedevate dall'esterno. Vedete che Geremia scompare in quella che intravedete essere una stanza da pranzo e dopo qualche istante la casa si pervade della musica di una radio che viene accesa. Signor Wayland, davvero non c'è bisogno di tutta questa cortesia. Siamo qui giusto di passaggio, di fretta. A me fa un gran piacere, sapete, non è consuetudine avere ospiti, per quanto la tranquillità di vivere fuori porta abbia un suo nonché di piacevole. Se posso, mi trattengo sempre volentieri a fare 2 chiacchiere quando qualcuno passa. Posso, se magari affaticate il viaggio, volete fermarvi, bere qualcosa prima di ripartire? Volentieri. Giusto? Oh, Beh, in realtà, se permette, mi piacerebbe offrire qualcosa per ringraziarla di ospitalità. ma O come, non mi sentirei un buon oste, non offrio, però accetto volentieri in realtà. o sì. come un ottimo brandy tedesco prodotto a Rudensheim. Oh, ma mi sentirei di non poter ricambiare la cordialità. Lo sta già facendo. No, Ottima vi prego. musica, un bellissimo salotto, una bellissima statua. Devo Oh, dire quella. ti ringrazio, l'ho commissionata ormai qualche anno fa. Un piccolo gesto di egocentrismo, se vogliamo, ma Che non guasta mai. Che non guasta mai, è sempre importante avere cura del proprio sé interiore. prego, seguitemi. E vi conduce appunto all'interno di questa lounge, passando per la cucina, che vedete che è già stata preimbastita almeno con il servizio. Io sbuffo tra me e me. Vabbè, tanto non abbiamo il check-in in Vermont. Prego, sedete. Appena Geremia arriva con qualche bicchiere, io tiro fuori il vecchia Romagna dalla borsa. Ok. Augustus lo guarda, fa un bel sorriso accogliente. Oh, Geremia, per favore, vai a prendere 4 calici, anzi chiama anche Veronica, facciamo 5. Sì, non vogliamo assolutamente essere di disturbo in ogni caso. No, ma siete miei ospiti, non avete idea voi del piacere che dà a me avervi qui. Ma parlare tutto il giorno con Geremia diventa un po' noioso anche, ma senza offesa, si intende, Geremia. E la signorina Wayland, il signor Geremia, si è lasciato sfuggire questo dettaglio. Ah sì, la signorina Waylund è mia figlia. In realtà notate anche una volta che entrate all'interno di questa sala lounge, così, che è tappezzata di diversi quadri di famiglia. Ok? In una c'è Augustus con una donna al suo fianco, in uno c'è Augustus con una donna e una bambina neonata, in uno c'è una ragazza giovane che probabilmente si è appena laureata, in un'altra c'è un ritratto che comprende anche Geremia, questa donna, questa ragazza, e un'altra donna un po' più anziana. Oh sì, la signorina Waylon sarebbe mia figlia, Veronica, che è qui, che vive con me. Geremia, valla a chiamare, insomma. Sicuri che nessuno di voi gradisce del caffè, del tè? Sì, forse del caffè mi farebbe bene. Prendo solo quello, grazie. Certamente. Beh, abbiamo qui i bicchieri e hai così tante volte parlato di questo... Com'è che si chiamava questo vostro liquore, Emil? Questo nostro liquore? Sì. Un attimo che prendo etichetta. Come cavolo si chiamava questo?
Vi racconto la storia vera di questo liquore. Avevo preparato nome e scritto nome. Poi ho cercato foto di nome e ora c'è solamente la foto del Vecchia Romagna. Quindi non mi ricordo più il nome Vabbè, ma si deve tedesco di questo liquore. improvvisare in questi contesti. Sì, ma adesso è il Vecchia Romagna ormai. Vecchia Baviera, dai. Vecchia Baviera. È il Vecchia Baviera. Beh, avanti, mando alle ciance, prepara 3-4 bicchieri, anzi, se Veronica ha l'età giusta per bere, signor Waylund, vuole assaggiare un po' di Vecchia Baviera? Purtroppo sì, ha l'età, ma purtroppo lei non beve. Giustamente. Direi che è la cosa migliore di questi tempi, visti i tempi che corrono, no? Assolutamente, assolutamente. Perdoni mio cugino, è fissato con la giurisdizione e d'altronde è un agente federale. Tende a non un dirlo agente e comportarsi sempre in questo modo così fastidioso, ma è deformazione Corvin, professionale. non dire queste cose, metti poi in cattiva luce Tavin, visto che sto offrendo del Vecchia Baviera ai nostri gentilissimi padroni di casa. Giusto appunto, stavo cercando di rifinire il tutto e far comprendere e dare un quadro generale al nostro ospite. Adesso capisco anche la particolare attenzione, il fatto che magari lei vuole solo del caffè. Molto ligio da parte. E il Bureau of Prohibition non permette l'uso di alcolici in determinate aree dell'America, età, e sapete, queste cose. Ma non sei in servizio, Tavin. Non so quante volte devo ripetertela certa roba. Su, intanto abbiamo qui 4 calici, appena iniziamo a versare, su. Adesso, Geremia, ma quanto ci metti? Nel mentre. Mi dica, signora Augustus, cosa ha fatto lei come lavoro? Immagino che adesso ormai si sia dedicato alla sua casa, al suo giardino, ma in passato per avere villa così splendida sicuramente deve aver fatto qualcosa di importante. Possedimenti terreni? No, in realtà ero un dottore, ambito medico. Ah, capisco. Sì, Sono- la chirurgia è stata la mia vita per molti anni, ma sa una certa, tutti vanno in pensione per dedicarsi ai propri hobby. Ditemi di voi invece, cosa fate? Beh, lei è un agente, ha detto, e voi altri? Sento un accento particolare, da dove viene? Sono originario di Germania, ma mi sono trasferito qui ormai dopo guerra. Adesso sono professore universitario all'Università di Boston, fisica teorica. Nel mentre Jeremy arriva con un tagliere ricolmo di formaggi e stuzzichini, seguito da questa ragazza, che siede anche lei al tavolo. Oh, papà! Ospiti! Che piacere! Piacere! Avanza, si sporge e vi dà la mano a tutti quanti. Mi tolgo il Veronica. cappello. Veronica, se ho il piacere. Esatto, piacere mio. Vostro padre ci ha largamente parlato, in realtà non abbastanza, di sua figlia. Ci perdoni, non siamo gli invitati che vi aspettavate, siamo qui puramente per caso. Signor Ashford, signor Mercer e il dottor Ziegler. Ah, beh, Mi che alzo, piacere. anch'io mi tolgo... Vabbè, in realtà già me lo sono tolto il cappello. Faccio il baciamano alla donna. Beh, complimenti, Augustus, una bellissima figlia. La ringrazio. Ah, quindi anche voi siete venuti per la festa di questa sera? Intanto No. lei si accende una sigaretta lunga. In realtà no, abbiamo avuto piccolo imprevisto con il nostro veicolo. Oh, mi dispiace. Siete venuti qua. Hanno richiesto se possono prendere una tanica. Penso che ce ne sia una al garage. Eventualmente abbiamo un telefono al piano di sopra, qualora doveste chiamare soccorsi, nel caso necessario, anche per riparazioni alla macchina, se avete avuto forato.
Mm. Beh, in realtà ci servirebbe solo carburante. Per quanto riguarda, riusciamo a mettere una toppa e arrivare direttamente a città, onestamente. Oppure l'altra soluzione potrebbe essere quella di eh, ottenere in caso un passaggio verso la città, se possibile, giusto per contattare i soccorsi. Ah, qualora fosse necessario, certo. O se no, potete fermarvi qua per la festa. Papà invita sempre gente un po' anziana, papà, non sarebbe male Non avere mi anche qualcuno. sembra, non mi sembra così male come Tea. Se il signor Augusto è d'accordo, per me volentieri, d'altronde siamo qui in vacanza per divertirci, cosa meglio di una festa? Guardo il mio cugino Insomma, Tavin. ci potrebbe stare, ti rispondo con un mezzo sorriso e mi rivolgo verso la ragazza e dico: che genere di festa dovrebbe essere? Ah, inizieremo con una cena galante, poi metteremo un po' di musica, dovrebbe arrivare qualcuno che saprà suonare il piano, balleremo, chi vorrà potrà bere, insomma, ci conosceremo e chi lo sa. Eccellente. Interessante. Perfetto. Oh, finalmente Bene, un mezzo sono contento. sorriso. Potrò fare uno strappo alla regola per una volta, dai. Dai, Geremia. Allora, insomma, un brindisi quindi, dicevamo. Volentieri. Direi di sì, allora, questo fortuito incontro. A questo fortuito incontro. Brindate tutti quanti. Ah sì, dai, lo prendo anch'io. Oh, brindate tutti quanti i calici e sorseggiate questo vecchia Baviera. Quando lo portate alla bocca e lo mandate giù, sentite che ha un sapore terribile. Terribile. Il mio vecchio Baviera. Terribile. Cos'è sta cosa, dottore? Benzina per caso? Anche per me ha un sapore strano diverso Sì. rispetto al solito, nonostante l'avevo bevuto anche prima, uguale. Sì, non è buono. Cioè, sembra proprio quasi di ferro. Ah, anche Augustus se lo toglie da bocca. Dottore, come dire, ha un sapore particolare, ecco, diciamo. Devo dire che... strano, devo dire. Avvicino la bottiglia al naso, no? Lo annuso dalla mia bottiglia. Cambia qualcosa? No, l'odore anche quello non è buono per niente. Anche quello dentro la bottiglia. Mm. Ok, quindi non può essere un qualcosa di strano dei bicchieri. Geremia, un sigaro, per favore. Devo sciacquarmi la bocca, non sono abituato a bere molto. Oh sì, ci perdoni. Ci ha sorpreso, onestamente. Eravamo certi che il dottor Zingler avesse dei gusti un po' più adeguati. Ah, ecco, non volevo dire niente per non essere scortese, No, ma sì, non è in stato realtà- di mio gusto. Neanche di mio gusto. L'ho bevuto altre volte, ma non ha mai avuto questo sapore. Posso offrirvi un Mi dispiace. sigaro, magari, per far... Molto volentieri. Certo, Geremia, porta pure 5 sigari, grazie. Beh, E portane stiamo qui. uno anche per te, se vuoi. La signorina non fuma? Oh, preferisco queste, con la sua sigaretta con tanto di beccuccio. Si chiama Bocchino. Bocchino, scusa. Geremia dal taschino tira fuori un pacco di sigari, ve ne porge e li mette al centro del tavolo. Cubani? Oh no, questi vengono dalla costa ovest, Ah, vicino al interessante. Messico. Ci sono alcuni che li fanno invecchiare nelle bottiglie di whisky vuote. E le prendo uno. Devono avere un sapore veramente interessante. Non saprei descrivere. Non riesce mai a smettere di lavorare. Dico accendendolo alla mia volta. Però accendete tutti quanti, sì, sono buoni i sigari. Di qualità eccellente. Va bene, comunque ditemi un po' di voi. Dai, sì, dite qualcosa di voi, insomma. Se vi fermate qua, che poi stasera voglio almeno conoscervi. Questa è Veronica che parla, chiaramente, mentre Geremia si allontana. Se non sono troppo indiscreto, signor, com'era il nome? Me ne sono dimenticato. Augustus. Augustus. Potremmo prima verificare per quella tanica di benzina, poi
potremo discutere, insomma, quanto vuole. Oh, sì, certamente. Allora richiamo Geremia. Può accompagnarvi immediatamente, se volete. Geremia! Arriva. Prego, seguite pure Geremia Oh no, alla rimessa. affatto, io preferisco restare qui. Io fumo, pensaci tu, cugino. Vado io. State pure tranquilli. Augustus, avrei molto piacere, in quanto appassionato di auto, a vedere la Rolls, se possibile. Oh, ma certamente. Segui pure anche tu Geremia alla rimessa. È lì. E se desiderate potete anche fare un giro qua attorno più tardi. Oh, molto volentieri, molto volentieri. Sai, ero indeciso se comprare una Rolls, ma mi ero affidato alla nostra ingegneria tedesca, ma mi ha un pochettino deluso, quindi forse potrebbe essere volta buona. Veramente sarebbe un onore per me aver influenzato una persona così rispettabile come lei. Addirittura un tedesco che sotto consiglio va a comprare macchine nostre. Oh. Geremia si avvicina, prego, seguitemi pure, vediamo se riusciamo a trovare quello che serve. E vi conduce fuori dalla casa. Io resto lì con la figlia. Va bene, allora iniziamo dalla scena nella stanza. Allora, Corvi, dicevi? Sì, corretto. Te cosa fai? Mi occupo di arte. A proposito, ho notato, non ho potuto non notare il busto estremamente verosomigliante di vostro padre, proprio lì alla finestra. Anzi, inizialmente ho pensato si trattasse di qualcuno. Ah sì, è stata... Mio papà è un po' eccentrico, gli dà un'occhiata abbastanza giocosa. L'ha commissionato... Adesso non saprei dire quando l'ha commissionato, ma... sì, ne va molto fiero. Lì lo tiene di guardia alla porta, praticamente. Sei un esperto? Vedo... Non molti lo notano. Certo, fa un po' appariscenza, ma... Sì, è sicuramente appariscente. Sono un conoscitore di arte, me ne interesso da qualche annetto, più o meno da quando ho terminato i miei studi. Devo dire la verità, ho studiato ragioneria e poi il cuore porta sempre in un'altra direzione. Non è vero? Non è proprio così che va? Tu piuttosto cosa hai Ah, sì. studiato? Vedo da quello splendido quadro, perché la pennellata è ottima, non perfetta, perché non traduce la tua bellezza. Tuttavia, ben fatto, che sei laureata, è corretto? Sì, sì, circa un anno fa, un anno e mezzo fa, circa. Sì, sì, In è stato un bel momento. È in legge? legge. Sì. Interessante. Sì, sì, sì. Sì, è stato bello. Non è tanto che sono tornato, sarà qualche mese adesso. Lo capisco, capisco. E non pratichi la professione di conseguenza? No, adesso dopo la laurea sono andata a fare un giro, ho girovato un po' in Europa, poi in Asia, poi sono tornata qualche mese fa, adesso mi sono stabilita qui. Capisco, E- affascinante, addirittura l'Asia. Sì, sì, sì. Il Giappone, la Cina, ma anche il sud-est asiatico, molto pittoresco, diciamo, ecco. Davvero, ho sentito che proprio in Europa girano molte opere, piccole lanterne cinesi, così le chiamano, degli strani marchingegni con le quali attraverso un gioco di luci è possibile immaginare quasi come per magia un'immagine in movimento. La cosa mi ha terribilmente affascinato. Sei mai riuscita a vedere coi tuoi occhi qualcosa del genere? No, in realtà purtroppo no, non l'ho mai visto, però deve essere davvero interessante. Sì, ne ho letto a riguardo. Chissà, forse è il futuro. Ah, sì. Chissà cosa può riservare il futuro, in effetti. Vero. Eh, Brinderei a questo.
Se non fosse che il nostro compagno di viaggio ci ha riservato un simil tiro mancino, come si suol dire. Sì, io purtroppo non bevo, mi dispiace. Nel mentre che chiacchierate, ci spostiamo un attimo all'esterno. Geremia vi conduce lungo un giardino estremamente ben curato. Appena usciti, notate che fuori dal patio è scavata nella direzione in cui state andando, è scavata una piccola fossa, dove sembra ripieno quasi di cenere. Ok? Sentite che arriva un odore molto da incenso o qualcosa del genere. E vi conduce oltre, attraverso questi giardini fioriti, queste aiuole fiorite, fino a questa rimessa. Geremia, cos'è questo autore di incenso? Sì, lo stavo giusto per chiedere. In casa bruciamo molto incenso con le pratiche di Augusto e Vittoria e gli piace bruciarne molto. E da qualche parte le ceneri vanno pure smaltite, non possiamo mica sommergerci la casa e quindi fanno anche un buon odore nel porticato, tutto sommato. Un po' antiestetiche, per come direbbe mio cugino, ma... Sì. Beh, vediamo questa macchina allora, questo gioiellino. Vi conduce fino alla rimessa. La rimessa presenta 3 porte. Sono tutte quante semiaperte, notate che quella in fondo ha un odore vagamente da stalla. Ma Geremia si avvicina alla prima. Oh, prego, venite pure. Da qualche parte qui... Ah, ecco, qua, la talica di benzina. Da quant'è che non mettete in moto questa bellezza? Da un pochino, in realtà, ultimamente, sa... Il signor Augustus non va molto spesso in città. Da quando è arrivata Veronica, ne va ancora meno. È possibile sentirla accesa? Ah, certamente. Prego, si accomodi. Le chiavi saranno nel cruscotto, immagino. Intanto mi faccia vedere quanta benzina ha, se non è di troppo. Sì, guardi, qui dovrebbe esserci una tanica. Si avvicina a questa mensola dove effettivamente vedi questa grossa tanica rossa lì sotto. Ok. Potete Bene. prendere pure. Mi rassicura. La prenderò io. Ok. Grazie. La prendi ed è estremamente leggera. Faccio un gesto appunto come per dire... Questa è tutta la benzina che avete? In realtà fai questo gesto e senti che non c'è nessun liquido che si muove all'interno. È vuota. No. Cavoli, mi dispiace. Eravamo convinto che avessimo fatto rifornimento l'ultima volta. Beh, se avete un tubo potremmo prenderla un po' dalla vostra Rolls. Sì, certamente. Quando dice questo, Master, io metto in moto la Rolls. Non si accende. Ecco, appunto. Non sembra accendersi neanche la Rolls. Questo rumore potrebbe essere un rumore diverso dal... e senza benzina? Sì, il livello segna che ne ha un pochino in realtà. Però non si accende. Però non si accende. Dottore, riprovi. Magari è stato un brutto scherzo. Evitiamo di forzare. Diamo un'occhiata, magari insieme. Provo ad avvicinarmi al buco del serbatoio, diciamo. Sì, il buco del serbatoio sta in basso su una fiancata, quasi a livello del terreno. Geremia, avete un tubo per caso? Per verificare se c'è del rimasto del carburante? Sì, certamente glielo vado a prendere subito. Si vede che esce e va verso un'altra delle rimesse. Ok, adesso che siamo rimasti da soli, dottore, ti dico, stanno succedendo un po' troppe cose strane, no? Non ti pare? Questi come fanno a rimanere senza benzina? Beh, questo è effettivamente piuttosto particolare come situazione, ma direi di non perdere calma e cercare di capire
qual è la soluzione al nostro altro imprevisto? Poi ci invitano a una festa, un gala, chissà quante persone dovranno esserci. Dei perfetti sconosciuti, gente che si presenta alla loro porta e che entra trattati Parla come... piano. Tavin, parla piano. Tendi sempre a urlare quando parli. Vorrei vedere che cosa c'è all'interno di questo capannone, che attrezzi ci sono, cosa ci tengono oltre alla macchina, se ci sono parti meccaniche, cose strane che mi saltano all'occhio da tenere all'interno di una rimessa. Ci sono cose particolarmente strane, no, cioè ci sono attrezzi vari eventuali per fare riparazione, c'è qualcosina per il giardinaggio e principalmente questo, c'è un telo eventualmente per ricoprire la macchina, ci sono attrezzi vari eventuali, ci sono 2 ruote di scorta. Ok. Geremia ritorna. Signor Tavin, ecco qua il tubo, provi pure a attaccarlo. Vediamo un po'. Allora mi metto la tanica di benzina aperta vicino a me che sto inginocchiato davanti al serbatoio, inserisco il tubo all'interno, faccio 2 sorsate, diciamo, e provo a vedere se c'è effettivamente benzina. Ok, ti abbassi e inizi a aspirare. Sembra ti inginocchi per farlo. Sembra Sì. che non ci sia niente. Ti inginocchi però. Noti che sotto la macchina, dall'altro lato, sembra esserci un'ombra. Abbassi un pelino lo sguardo. Vedi che ci sono dei piedi dall'altro lato. Geremia è a fianco a te. Ziegler è sulla macchina. Dei piedi scalzi, con delle unghie stranamente lunghe e marcite. Mi alzo di scatto. Ti alzi di scatto. Non c'è nessuno. Ziegler, mi vedi abbastanza scosso? Vedi che ho il magone? Non mi dire che hai bevuto benzina. No, l'ho fatto 100 volte, ma... Cioè... Ho visto... Cosa hai visto? Mi giro attorno. Cosa hai visto? Aspetta, mi abbasso di nuovo per vedere se li rivedo. Ci sono 2 stivali di quelli impermeabili per fare giardinaggio. Oh, forse ho preso un'insolazione. Oggi il sole picchia parecchio. Lasciamo perdere. Comunque non c'è benzina qua dentro. Dico abbastanza scocciato. Mi dispiace. In questo caso dovremmo fare riferimento anche noi. Forse è il caso di chiamare l'assistenza della città più vicina che ci venga a portare qualche riserva. Direi che mi sembra una buona soluzione. Proviamo. Dico abbastanza ironico. Sì. Il telefono all'interno, almeno che non vogliate fare qualcos'altro Aspetta, con la tanto macchina. dovete, immagino, chiamare anche per voi stessi. Se non è un problema, c'era mia, puoi chiamare per entrambi. Sì, certamente, non è un problema. Faremo arrivare un paio di taniche, così che noi avremo della scorta e voi potrete usufruirne a piacimento. Già, se possibile, magari un meccanico in modo tale da fare una riparazione sicura. Non che non Certamente. mi fidi di tue capacità, Tavin, ma sicuramente uomo di mestiere, sicuramente persona più indicata. Certamente. Sì. Torniamo da quello scapestrato di mio cugino, vediamo che sta combinando. Rientrate nel mentre, Tavin, mi fai un tiro sanità. Ok, baby. Oh, il primo tiro dell'avventura o della sessione. Siete pronti? 3, 2, 1. Fallito. Perdi un punto sanità. Rientrate e raggiungete gli altri che stanno ancora chiacchierando. C'è Augustus che sembra particolarmente interessato
alla tua vita da cante d'arte, se ne parla. E quindi l'ultima opera che ha comprato qual è stata? Oh, è curioso. Ho trovato particolarmente affascinante il lavoro di questo esponente di una... Non è neanche da considerarsi prettamente una corrente. Eh, eh, Sembrerebbe semplice impressionismo, pittura impressionista, ma non è francese, o meglio, l'artista è francese, ma ha vissuto eh, in Olanda, tale piccolo paesino chiamato Arles. Io non ci sono mai stato e le sue opere non hanno alcun valore, eppure io trovo che abbia una pennellata veramente affascinante, estremamente virtuosa, coinvolgente, un uso del colore così vivido. Lei ha davvero un occhio affascinante per queste cose. Ma il vero occhio lo deve avere avuto questo artista, il cui nome non so dire se sarà ricordato o no dai libri di storia, lo scopriremo solo nel tempo. Eh, Però ho voluto scommettere su di lui, su questa possibilità, su quello che ho visto. Si chiama Van Gogh, pare che sia un folle. Beh, non ne ho mai sentito parlare, ma io credo che lei abbia davvero buon occhio. Se mi capiterà, comprerò qualche suo quadro. E in quel momento entrano Geremia, Corvin e Tavin, che si riuniscono alla stanza. Geremia vi conduce lì e dice: vado subito a chiamare la città per farci inviare il quanto. Sì, sarà la cosa migliore, grazie Geremia. Sentite che si allontana e sale, sentite i passi sulle scale che salgono. Beh, cugino, purtroppo non c'è benzina. Ma veramente? Già, e purtroppo non abbiamo potuto mettere neanche in moto la Royals, in quanto anche quella niente di benzina. Che sventura. Siamo Allora, rimasti senza benzina. Devo sentire Rosemary. È lei che si occupa in generale di gestire tutte le scorte per la casa. Facevo una chiacchierata con il mio amico, il dottor Ziegler, sul fatto che sembra forse una cosa inopportuna da dire, ma è strano il fatto che siate rimasti proprio a corto di benzina, perché abbiamo provato a succhiarla fuori, ma non neanche un centimetro. Mi domando anch'io. Pensavo che la Rolls fosse un ottimo modello, ma sa, ogni tanto qualche perdita si verifica, forse usandola così poco ultimamente. Può essere che una gocciolina alla volta si sia seccata. Beh, questo è fisicamente impossibile, lo posso assicurare io. Ah, va. Non c'era bisogno del tuo intervento, dottore, l'avevo già capito da solo. Non è fisica quantistica. se possiamo usufruire del telefono, signor Augustus, almeno per avvisare l'hotel presso il quale dovevamo pernottare questa notte, che non riusciremo ad arrivare in tempo, sarebbe molto gentile da parte sua. Certamente, è al piano di sopra, qualora ne abbiate bisogno. Intanto voi siete tornati, notate che i vostri sigari sono ancora lì accesi. Lo riprendo. Ok. Lo riprendo anch'io. Ok, fatemi un check di spot hidden. Dai, ce l'ho alto. Oh. Ok. Riprendi il sigaro. Noti che non lascia... Sembra essere praticamente non bruciato. Cioè è acceso ancora, fuma. Però non si è praticamente consumato nel tempo che siete stati fuori. Lo faccio notare, cioè non gli do molta importanza, magari è un sigaro particolare fatto con materiale particolare, cioè nel senso... Non me ne intendo. Dico, strano, questo sigaro è praticamente intatto, è intonso. Invece io sono un po' più curioso. Vorrei cercare di capire magari se è la tipologia di tabacco ad essere magari molto secca, se...
Hai, come hai qualche punto in qualche tipo scienza, erbologia o qualcosa del genere? chimica. Prova a farmi un chimica, ma fammelo arduo perché non è propriamente il suo. Oh, shit. No, non sapresti dire. Ok, va bene. Ok. Pensavo che si spegnesse. Tabacco particolare questo. Sì, sono particolarmente buoni e particolarmente duraturi, direi. Non sono un grande intenditore, onestamente, me li procura direttamente Geremia. Corvin, noti che quando succede questa cosa, noti che anche il tuo, anche perché Augustus mostra il suo, anche il tuo sembra praticamente non essersi consumato, Nonostante io abbia fumato nel frattempo. nonostante abbia fumato, sì. Rimango un po' perplesso. Per un paio di secondi lo osservo, quasi incredulo. Decido di non commentare, lo appoggio sul posacenere e lievemente interdetto riporto l'argomento del telefono. Dico, quindi quel telefono era in fondo al corridoio? Al piano superiore, direttamente sopra le scale. C'è anche il bagno se volete, l'ultima porta sulla destra, qualora ne aveste bisogno, perché intuisco che se non c'è benzina potreste dover fermare qui un paio di rette, quelle che potrebbero servire per arrivare. Grazie. Le scale dell'ingresso? Le scale dell'ingresso, sì. Vi chiedo gentilmente di non andare nelle camere, che sono le altre stanze, però... Grazie mille, con permesso. Farò in un battibaleno. Abbiamo notato che siete appassionati di incenso. Ah, sì, una... passione. Il censo ha un enorme numero di utilizzi. Tipo, non sono esperto di campo di medicina. Ah, è che adesso lei... Ah, non in ambito medico. Quella è la vita passata di quando ancora lavoravo. Adesso mi do la pensione e degli hobby. Sono curioso. Mi parli di questi hobby? Ah, penso che... Colleziona incensi? Non proprio, no. È che credo che purtroppo lei non capirebbe, dottor Ziegler, o meno, mi darebbe del folle più che altro. No, non si preoccupi, io sono persona di mentalità molto aperta. Bisogna essere di mentalità aperta per mio lavoro, soprattutto quando si lavora nel teorico, nell'inesplorato, nel concetto di spazio-tempo. Quindi non si preoccupi, non c'è nessuno che abbia mentalità più aperta della mia. È che quello di cui sono appassionato io non è nel campo del teorico né dello spazio-tempo, più che altro nel campo, se vogliamo, della fede. Mm. Un concetto molto interessante. La fede mi ha sempre interessato come argomento. Avete mai riflettuto al fatto come tutti quanti nel mondo, in un modo o nell'altro, pur quanto siamo distanti, crediamo in qualcosa sopra di noi? Spesso e volentieri queste cose sembrano quasi a volte coincidere. Com'è possibile che persone d'altro capo del mondo abbiano avuto la stessa idea, che ne so, di venerare un qualcosa che credono superiore a loro stessi? Quanto è possibile che veramente questo qualcosa esista? La Grande Guerra probabilmente ci ha fatto dimenticare l'importanza di fede. Ora io non sono un vero uomo di fede, ma questo non vuol dire che forse fondo di verità o magari vero interesse nella fede ci sia. Oh, Beh, sì. scusami se ti interrompo, Augustus, ma credo che, onestamente, dottore, se fossi stato davvero nei campi di nelle trincee, sapresti che la fede era tutt'altro che inutile o dimenticata. I soldati non facevano che pregare ogni giorno e ogni minuto del loro tempo affinché la guerra terminasse. Ma la fede io la vedo più una cosa come una necessità umana, credo, un credere in qualcosa per rassicurarci che possa esserci qualcosa di buono dopo la morte, in qualche modo. Nulla di più. Sì. Diciamo che questa è la visione di chi non crede molto, che è assolutamente rispettabile. Però sì, in effetti è curioso di come
molte religioni diverse, parliamo magari di religioni abramitiche, quindi cattolicesimo, ma anche il giudaismo o l'islamismo, siano tutte fondate su concetti estremamente simili tra di loro, e per chi crede a certe cose ha l'occasione, la possibilità magari di toccarle con mano. Questo è un campo estremamente affascinante. Comunque, dottore, le mie condoglianze per la guerra che capisco lei ha affrontato. A dire vero, ero in un cottage in Svizzera. Non mi ha toccato per quanto mi riguarda me la guerra, dopodiché sono venuto direttamente qua in America. Ah sì, questo è un paese privo di guerre. Qui si vive in pace. E spero che possa mantenere, ma tornando all'argomento principale invece, questo sì è concetto generale di fede, ma sono interessato a quella che è la sua concezione di fede. Cosa intendeva? Qual è la pratica che fate con questo incenso? Quale Dio credete voi? Noi è difficile discernere quando ti avvicini tanto a questo mondo quale dare il nome ad un dio. La verità è che noi ci facciamo più. Vede che guarda, fa un gesto quasi inconscio verso anche Vittoria. Veronica, scusate. Crediamo più all'esistenza e alla venerazione, ma perché no, al contatto con creature che vanno oltre la comprensione umana. Parliamo sempre chiaramente di in qualche modo divinità, angeli o quello che gli va dietro. Sa, da quando sono in pensione questa cosa mi ha affascinato veramente molto. Lei ha nominato questi esseri come creature. Creature è un concetto estremamente brutto. Chiamiamole pure entità, spiriti, Spirito Santo. Chiamalo Allah, chiamalo Jiva, chiamalo angeli custodi, perché no? Già mi piace di più. Sì, dovete sapere che sono conosciute diverse storie ma anche trattati dettagliatamente descritti su come poter studiare, ma anche avvicinarsi a questo tipo di creature, anche se detesto ammettere non essere una cosa per nulla semplice, ecco. Sarebbe interessante effettivamente riuscire a confermare la teoria di esistenza di queste creature, come le chiama lei. Come le immagina nella sua fede? Sono sempre come angeli oppure differenti, come magari la tradizione giapponese oppure come la tradizione cinese? Sa, esistono molte varianti di come vengono immaginate queste creature. A volte vengono immaginate come bestie sacre, altre hanno sembianze di esseri umani, altre hanno ali. Non saprei come dargli una forma, io me li immagino più come dei concetti in qualche modo, non tangibili, per noi povere creature terrene, ma non che non ci abbia provato in passato, chiaramente. Ho dedicato molti anni della mia pensione agli studi, ma purtroppo, ahimè, non ne sono stato in grado, ma confido che Vittoria, con tutta la sua gioventù e la sua... perché no? Secondo me avrà la capacità di ereditare la mia passione e perché no svilupparla. Vero, Vittoria? Mi piacerebbe partecipare a una dei vostri, diciamo, esperienze, se così vogliamo chiamarle, queste con incenso. Sicuramente una cosa interessante da provare questa sera, perché no? Sì, certamente, perché no? Fa parte delle preghiere serali ogni giorno. Arrivate anche proprio a fagiolo, perché le preghiere finiranno fra non più di qualche settimana ormai. Vittoria, sei quasi in procinto. In che senso? In procinto di procinto? cosa? Qui non voglio vantarmi di mia figlia, ma lo farò lo stesso. Vittoria proverà a effettuare un rituale che io purtroppo
purtroppo non sono riuscito a compiere personalmente, non che non ci abbia provato ardentemente, ma per arrivare a contatto con alcune di queste creature spirituali, angeli custodi, divinità protettrici, ognuno le chiama a modo suo. Hanno un nome? Io li chiamerei angeli custodi, perché no? Sì, intendo come Allah o... Non hanno propriamente, cioè dipende dalla fede in cui uno crede, come puoi chiamarli. Certo. Certo. Il primo a studiare questi tipi di creature e come poterle contattare è stato un certo Abram Elinian, ma si parla di più di 100 anni fa, quindi non penso lo conosciate, per ritrovare i suoi tomi, che tra l'altro sono scritti tutti in tedesco in lingua originale, dottore. Le traduzioni in inglese si contano sulle dita di una mano, probabilmente, anche se sono riuscito a esperirne una copia. Interessante. Ha qualche traduzione che magari vuole che legga per lei? Ma Vittoria si è già dilettata a tradurlo completamente, quindi non sarà più necessario, però. Mi piacerebbe molto dare un'occhiata a questa collezione, è possibile? Oh, certamente, la libreria di là, potete pure visitarla se volete. I soccorsi. Vittoria, ti dispiacerebbe farmi vedere questa bellissima biblioteca? Vorrei conoscere di più questo autore, non penso di averlo sentito. Assolutamente. Perlomeno- Si alza in piedi, entusiasta. Vieni, ti faccio vedere. Nel mentre andiamo un attimo al piano di sopra. Corvi, sali le scale e ti ritrovi al primo piano. Il telefono sta posto subito sulla parete di fronte alle scale. Quando arrivi c'è Geremia al telefono. Sì, grazie. Faccia pure 4 anche. Abbiamo degli ospiti che ne vorrebbero portare via una. Molto bene, la ringrazio. Sì. Essere uscite anche prima, come volete. E riaggancia. Cercava me? Il telefono. Stavo cercando. Ah, il telefono, Io prego, l'ho prego. trovato. Notizie sulla benzina? Sì, dicono che arriverà tra circa 3-4 ore. Ha detto sicuramente prima del tramonto, hanno detto. Ah, perfetto. Prego, faccia pure contatti il centralino liberamente, si faccia mettere in contatto con chi ha bisogno. Se le serve il bagno, l'ultima porta sulla destra, le chiedo di non disturbare le camere del signor Augusto e Vittoria. Nessun problema. Grazie mille. Mi avvicino, prendo la cornetta, me la appoggio qua, me la incastro tra la mascella e la spalla, mentre inizio a, non so, sai, i telefoni di una volta, e contemporaneamente però con la coda dell'occhio osservo dove va il maggiordomo, se scende di sotto. Scende le scale, scende di sotto. Perfetto. E telefono il numero per contattare l'hotel. Ok, contatti il centralino che ti risponde, ti ridirige sul numero di telefono dell'hotel. Ti risponde: Hotel Bellevue, buonasera. Sì, pronto, buonasera, è il signor Ashford. C'era una prenotazione a nome Ashford e Mercer. Sì, Più vi uno. aspettiamo tra qualche ora, come avevate descritto. Entro sera dovreste essere qua, giusto? Sì, sarebbe corretto se non fosse che abbiamo avuto un contrattempo, un problema sulla strada. Però confidiamo di riuscire a arrivare l'indomani, probabilmente in mattinata, e sarà il nostro obiettivo comunque pernottare per le successive 3 notti come da programma. Mancando la prima, volevamo solo mettervi al corrente di questo contrattempo. Certamente, nessun problema. Oh, perfetto. E riagganci. L'aggancio, sì. Io guardo poi attorno. Non so, mi è rimasto impresso quel dettaglio dei sigari non consumati. Mi è sembrato fuori senso. Osservo dove mi trovo, questo corridoio, e l'architettura del luogo.
L'architettura è molto elegante in realtà, è tutto estremamente curato e pulito. Sembra proprio un piano superiore con quelle che probabilmente sono tutte camere qui attorno. Vedi, 5 porte, e 5 stanze differenti, puoi immaginare. Mi avevano indicato il bagno, giusto? Sì, l'ultima porta in fondo sulla destra, ti hanno detto. Mi incammino verso questa. Ok. Entro nel bagno, chiudo la porta alle mie spalle, poi mi avvicino al lavandino, lo apro e mi sciacquo subito le mani. Ok. L'acqua scorre bella fresca. Mi bagno le tempie, poi risciacquo le mani a dovere e poi mi ripasso rapidamente l'acqua sul volto, chinandomi sul lavandino, così per rinfrescarmi, anche per darmi quasi una svegliata, uno scossone con la freschezza dell'acqua. Ok. E scendo di sotto di nuovo. Dove trovi gli altri in quel momento che stanno uscendo dalla sala da pranzo per andare verso la biblioteca. Anche qui c'è un camino che brucia, vi ricongiungete tutti quanti più o meno, indicati da Vittoria principalmente. Ok, prima di avviarmi verso Ok. la biblioteca, no? Do comunque uno sguardo alla sala e do un'occhiata ai ritratti di famiglia. Ok. No, Allora, i ritratti di famiglia sono nella lounge room, diciamo. sì, quando mi alzo, diciamo che colgo l'occasione un po' per guardarmi attorno e guardarli anche un po' più da vicino alcuni, no? Mentre ci dirigiamo verso la biblioteca. Noto qualcosa di particolare? Chi c'è in questi ritratti di famiglia, oltre ad Allora, Augustus e io a non sono... Vittoria? Allora, oltre a Augustus e a Vittoria che intuisci essere la ragazza in fasce quando c'è il 4 con una ragazzina, una bambina piccola, c'è un'altra donna che assomiglia vagamente a Veronica. Mhm. E poi c'è un'altra donna ancora più anziana che invece non assomiglia a nessuno. Scusa, chi è Veronica? Veronica è la ragazza. Non è si chiama Vittoria? No, Veronica, Veronica. Veronica. Ogni Ah, ho sbagliato tanto... nome io. No, No, l'ha ogni tanto sbagliato c'è Fede che li Fede. swappa. Scusate, raga, è che continua a swappare Vittoria e Veronica. Ci sta, ci sta. Però c'è solamente una. È che si ci chiama sono due. Vittoria Veronica, il secondo nome è Vittoria. Ah, va bene, allora va bene. L'importante è sapere. Va bene. E... Sì, quindi È ci sono queste due donne in più che non sapreste riconoscere. Una donna in più. Due, una nei ritratti, sia in un ritratto con Veronica e Augustus, che in un ritratto solo con Augustus, e l'altra in un ritratto in cui ci sono sia lei, la donna in più, Veronica, Augustus e anche Geremia. C'è un ritratto a 5 in cui ci sono due donne che non hai ancora mai visto. Ok. Dimmi, Veronica, chi sono quelle donne rappresentate nei ritratti di famiglia? Immagino che una sia tua madre, giusto? Sì, una è mia mamma. Era, in realtà. Oh, capisco. Da quanto è andata via? Degli anni ormai. Sono dispiaciuto. È stata una malattia o solo l'età? No, il parto. Ah, perché nei ritratti c'è nel momento in cui c'era la bambina in fasce non c'era più una delle due, vero? Nei ritratti lei c'è anche quando c'è la bambina in fascia. Brain lag. Ah, e quindi nel ritratto è stata fatta, diciamo, in sua memoria. Sì, esatto. Io in questo sì esatto, no? Ma ci posso intuire? Intuisci quel che ci vuoi. Se vuoi intuirci qualcosa, intuisci. Non lo so, cioè... Non si chiede il per di come me lo... tirare. Vabbè, capisco. E invece l'altra donna? È la moglie di Geremia. E dovrebbe essere di là a preparare la cena in questo momento. Ah, capisco. Adesso voglio concentrarmi su questi bellissimi libri. Avete una libreria molto bella. Oh, ti ringrazio. Nel mentre vi riunite tutti quanti. Io nel frattempo stavo parlando con Augustus. Ok. E
Gli chiedo che cosa ne pensa del Volstead Act, ovvero la legge che implementa il proibizionismo negli Stati Uniti. E in particolare gli chiedo... Di che anno è sta legge? Perché questa non la del- conosco neanch'io. Allora, Se dovrebbe lo essere... sai. Del 1920. Ok, perfetto, quindi fresca fresca. Sì, sì. Ok. Devo dire la verità, non ne ho ancora sentito parlare. Beh, diciamo che in particolare in America, nelle vari stati dell'America, adesso la produzione, la vendita e l'importazione di bevande alcoliche è vietata per evitare, sa, ubriaconi per strade e queste cose, insomma, la troppa festività in qualche modo, il troppo delirio del dopoguerra. E Ah, soprattutto stanno formando delle stanno formando delle gang capeggiate da gangster importanti, tra cui spicca un nome che adesso non ricordo, però dovrebbe essere italiano. E teoricamente stiamo cercando di fermare queste gang criminali ah, mi sembra nel mio lavoro. giusto. Mi sembra giusto. Ah, perché anche lei ha fatto la guerra del signor Ziegler? Diciamo che sono stato sul campo di battaglia, sì, per pochi anni, ma mi sono bastati. Ah, capisco. Quindi anche lei è stato in Europa? In Mm. Germania? Già, lungo la linea francese. Ah, il confine con la Francia, certo. Mhm. Invece lei ha trattato di chirurgia, giusto, in passato. Come mai non parla più di questa sua, quella che penso fosse anche una passione, no? Ah, quando ci lavori per così tanto tempo, a un certo punto tutto ti dà noia. È bello scoprire nuove passioni. Se non sono troppo indiscreto, vostra, vostra moglie, Ah, sì, Evangelina. Mancata di parto quando... subito dopo aver fatto nascere Veronica. Lei è nata in casa, l'ho fatta nascere io, ma... per Evangelina non c'è stato verso. Non ce l'ha fatta. E anche per questo sa che mi sono appassionato della fede. Sapere che ci può essere un momento, quando anch'io mancherò, in cui potrò riavvicinarmi e vederla, mi dà conforto, ma sai, in qualche modo la speranza non è mai abbastanza, quindi averne la certezza non sarebbe... sarebbe una cosa che mi darebbe gran gioia. immagino. Mi dispiace ancora per le domande inopportune, per il mio No, ma ci mancherebbe... temperamento. Nessuna domanda inopportuna. Lei è molto gentile. Di nulla. Sto solo cercando di far passare un po' di tempo prima che la tempesta finisca. Non che io me ne voglia andare di qui, ma diciamo che avevamo altri piani. E sono uno che organizza le cose e che quando le organizza le porta a termine solitamente. Ah, capisco, ma se avrete bisogno potete fermarvi qui anche durante la notte. Vedremo come andranno le cose. Ne discuteremo. Grazie intanto per l'ospitalità. Andate tutti quanti alla biblioteca. O qualcun altro fa qualcosa. No, Master, Ok. andiamo alla biblioteca, Andiamo alla che biblioteca, qua tra no. Veronica, Vittoria. In realtà, arrivate in questa stanza, molto ben curata anche qua, il camino è acceso, ci sono delle sedute centrali e tutta una serie di pareti stracolme di libri. Su una finestra che dà verso l'esterno c'è anche un leggio che ha la forma di un'aquila, ok? Che guarda direttamente fuori dalla Un finestra. po' nostalgica. Sì, un po' lo sta. Con anche un libro sopra, diversi libri sul tavolino. Vedete che ci sono dei buchi mancanti, come se dei libri fossero stati presi, più di quelli che sono semplicemente riposti fuori. Questa è la biblioteca. Oh, come si chiamava quell'autore di cui parlava prima? Abramelin. Abraham, sì. Sì, forse qua dovremmo avere ancora la copia inglese. Papà la usava tanto per i suoi appunti. Fammela vedere, Ma fammela va vedere. bene anche la copia in originale per quanto mi riguarda. Ah, Mi no, sono la copia perso. originale non è qui, è nella mia stanza. Ah, peccato, ero curioso di vedere
l'originale, però andrà bene anche una copia. Certo, fammi vedere. Vedi che inizia a cercarla. Cosa mi sono perso? È un autore particolare, si parla di credenze e religioni. Oh, interessante. Di creature. E poi ti guardo, Corbin. Creature, la mitologia intendi o la religione in particolare ne è piena. Non lo so. Sì, non lo so, dipende. Non avete ancora espresso la vostra fede, per quanto sembra essere molto misteriosa. No. Diciamo che originariamente forse... Non saprei dire una fede, ecco. Parliamo di un connubio di tutte le fedi abraimiche, quindi cristianesimo, giudaismo, islamismo. Diciamo che questo, ecco, se vuoi un mix, perché la religione, così come la interpretano molti, molto settoriali, in realtà sono dei più concetti da cogliere, almeno per come la vedo io, ma anche per come la vede mio padre. Ecco qua il libro, ecco qua. Molto, molto particolare. Siete molto più per le cose pratiche, più per le cose che per le cose teoriche, da quello che intuisco dalle tue parole, Veronica. Sì. Diciamo che rimanere sul teorico non dà poi molta soddisfazione alla fine. Eccolo qui. Che si tratta di bruciare incensi. Sì, E mi incammino per la stanza. È un complicato, richiede una certa preparazione molto particolare, sono quasi 15 mesi che continuo, c'è uno stretto scheduling di preghiere da effettuare, bisogna bruciare i censi in un certo modo, non è comunque semplice, ecco. E ti porge questo libro. Intanto guardo un po' la copertina. Sembra un libro molto vecchio. Questa però non è una è un originale in inglese o è una copia che ha fatto lei? È una traduzione originale in inglese. Si chiama Il libro Abramelino. Ok. Allora gli do una letta iniziando a guardare un po' l'indice per vedere nell'indice quali sono i temi trattati in questo libro, per cercare di fare un po' un quadro in quello che mi stanno raccontando in realtà, perché finora ho capito molto poco. Questo, scorrendo velocemente l'indice, noti che parla di rituali da effettuare, preghiere per poter far sì che questi abbiano successo, per mettersi in comunicazione con angeli, con divinità, per fare preghiere, per rivolgere richieste. Allora mi metto un attimo a leggere qualcuno di questi rituali. Ok, sono lunghi, cioè un rituale sarà lungo 50 pagine, per dire. Io mi siedo, se c'è una poltroncina lì vicino. Cioè ci metti tipo... Mi siedo sulla poltroncina, okay, e gli do una letta rapida per queste belle sfoglio, capito? Cerco di capire un po' i concetti. Quando vedo che si dilunga in cose stupide, scegliere l'incenso di quel tipo, vado un po' avanti per cercare di capire il concetto più che riuscire a fare tutta la procedura perfetta. Ok, ci metterai un'oretta buona a farlo. Io mi metto lì interessato a leggere, seduto sulla poltrona. Va bene. Ok, fammi un check di lingua inglese. Io avrei preferito comunque che fosse stata tedesca, ma io la faccio. Ok. Te lo dico fra un po', però cos'è? Allora, io mi aggirerò semplicemente per lo studio, per la biblioteca, cercando di discernere magari alcuni volumi rispetto che altri, nomi sulle copertine. Mi puzza molto sta cosa della fede, soprattutto... Ma Custode, dimmi un attimo una cosa. Quell'immagine della tizia, cioè i piedi della tizia sotto la macchina, ancora mi tormenta in qualche modo. Comunque cioè, è una cosa vivida. Vedi te. Vedi te come... Tu l'hai vista, sì, l'hai vista, tu l'hai vista. Ok, allora mi avvicinerò a mio cugino Corbin
e lo prenderò da parte. Ehi Corvin, vieni un attimo, ho visto un libro interessante. Aspetta un secondo. Sì, carino, Tavin. Sto osservando questa statua. Io in effetti mi sono avvicinato all'aquila e sono chinato, Ok. accovacciato a osservarla da vicino. Ok, sull'aquila c'è un libro, quello che sembrerebbe un diario. Mm. Ma intanto fammi un check di spot hidden mentre osservi l'aquila. Che ti serve, cugino? Ti devo parlare di una cosa, ti faccio a bassa voce. Ok. Mentre sei lì che guardi quest'aquila, noti una cosa particolare. È fatta, non sembra in marmo questo, sembra qualche tipo di... forse in pietra, adesso non saprei dirti esattamente in cosa. Ma ha, mentre la guardi, noti una strana incisione sul petto. Mi devi parlare di... E effettivamente mi vedi che sono un po' distratto, Tavin. E ti faccio uno schiocco di dita. Ehi, allora? Sì, è curiosa questa... Mi ridesto un attimo dopo aver osservato questa particolare incisione che non tocco con mano, però poi presto attenzione anche al libro che contiene questo leggio, Ok. almeno È il un titolo. diario. Ma è aperto? È un diario aperto. Ah. Sembra scritto a mano. Dico, beh, improvvisamente vedo che sembra un diario scritto a mano, non mi soffermo nella lettura immediatamente perché ho mio cugino lì che vuole qualcosa da me, quindi mi giro, lo osservo, questa volta insomma indirizzo effettivamente il mio sguardo su di lui, lo incrocio. Che ti serve? Mi guardo attorno, mi accerto che gli altri siano abbastanza distanti da me e mio cugino. Sì, Veronica si è seduta a fianco al dottor Ziegler. Ascolta, Corvin, c'è una cosa di cui devo parlarti. Ora, non riguarda il mio lavoro. Non... sai che non sono un tipo irrazionale, anzi, io credo in ciò che vedo. E ho Sì? visto qualcosa. Qualcosa di strano. Beh, Eh, che cosa hai visto? non so come... Quando eravamo con Geremia nella rimessa, mi sono abbassato per succhiare fuori la benzina dal serbatoio. Ho notato delle ombre da sotto la macchina e mi sono abbassato. E beh, ho notato delle piccole, beh, insomma, dei piedi umani. Dei piedi umani con delle unghie marcite. Mi sono rialzato, ma non ho visto nessuno al di là della macchina. Mi sono riabbassato e al loro posto c'erano degli stivali di gomma, adesso non ricordo bene. Comunque mi sono detto sarà stata un'insolazione, ma è una cosa che è un pensiero che mi tormenta da qualche minuto, onestamente. C'è qualcosa in questo posto che non mi convince. La loro fede, i loro... Non lo so. Oddio, Tavin, non saprei neanche da dove cominciare. Forse è il caso che ti siedi e che bevi dell'acqua. Sì, forse dell'acqua è la cosa di cui ho bisogno effettivamente. Mm. Oltre ad andarmene di qua il prima possibile. Insieme a te. La casa mi sembra... Sì, ci sono molte cose particolari, dico, ritornando con lo sguardo su questo diario, ma solo per un attimo. Poi lo sposto, lo sguardo verso praticamente le spalle di mio cugino, là dove ci sono gli altri avventori seduti. È come quasi a controllare che
che non stiamo dando nell'occhio. No, Veronica si è messa lì a leggersi anche lei un libro, a sfogliarselo più che altro. Ok, e non ci sono Augusto e il maggiordomo. No. Ok, No. faccio... Magari è stato solo, non so, suggestione. Sono cose che capitano. Sei anche troppo spesso in tensione. Sembra quasi una formazione professionale la tua. Io non te l'ho voluto dire per carineria la maggior parte delle volte, ma sei sempre concentrato sul lavoro in maniera così opprimente. Ossessiva, lo so. Sì. Concediti. Cioè, non voglio dire che non credo a quello che hai visto, ma Non ci credi. beh, su via dei piedi con le unghie e tutto, e poi degli stivali. Che cosa vuoi che ti dica? Non lo so, ho sentito il bisogno di parlarne con qualcuno e l'ho fatto. Era semplicemente per metterti in guardia. Potrebbero... non lo so. Perché stavi ciucciando della Stanno benzina? succedendo... Per verificare che all'interno del serbatoio ce ne fossero. Ce ne fosse. Ok. Certo che è strano che non abbiano della benzina. E avevano detto di averne. Sono un agente investigativo dopo tutto e certe cose non le mando giù con troppa facilità. È ovvio che ci stanno nascondendo qualcosa. Dopo questa correrei festa, questa qui. cordialità. Non parlare ad alta voce. Non sto Vieni. parlando ad alta voce. Senti, vado in bagno a rinfrescarmi. Sì, Forse ne ho bisogno. sì. Sali le scale, poi tu giri completamente a sinistra in fondo al corridoio. Grazie. Prego. E... Davin, fai buon viso. Non contestare sempre. E ti sorrido. Ti sorrido anch'io, abbastanza teso, molto teso. E me ne vado al piano di sopra. Quando lo osservo allontanarsi giusto qualche secondo, fino a che non raggiunge la porta, quantomeno. Poi sposto lo sguardo su questo diario. Ok, sembra un diario scritto a mano. Nella mia testa c'è il pensiero sull'assurdità, in realtà, del discorso di prima su credenze e creature. Quello a me ha fatto molto più strano che visioni e cose. E ti fa ancora più strano questo discorso nel momento in cui leggi le prime righe di questo diario. 6 mesi dopo l'operazione. È sorprendente come lo stesso concetto possa apparire in religioni diverse, sebbene con un volto diverso e un nome differente. I Malachim sono messaggeri di Dio, parte della gerarchia celeste, e non hanno forma fisica, anche se Maimonide proponeva che fossero rappresentazioni metaforiche o empiriche delle leggi della natura e dei principi universali. I Malachim sono messaggeri, agenti della volontà divina, e fanno parte di una gerarchia celeste le cui forme sono incomprensibili. Anche nei sogni si manifestano in modi diversi. Corvin inizia a odiare chi ha utilizzato questo font per scrivere queste note. Però i vari rami del cristianesimo rappresentano gli angeli in modo differente. Il cattolicesimo li divide in 9 cori e li descrive come esseri incorporei, anche se i serafini sono descritti come a 6 ali, i cherubini a 4 facce, i leoni, buoi, uomini e aquile, i troni come ruote ardenti piene di occhi, eccetera. Il protestantesimo li descrive come esseri invisibili e senza genere, messaggeri e agenti della volontà divina. È necessario assicurarsi che la volontà di Dio sia compiuta. Solo allora potranno acquisire una forma corporea. Mi chiedo spesso come riscriverò
la bellezza senza pari del mio angelo custode quando verrà il momento. Me lo chiedo ogni giorno. A mezzanotte sono passati 18 mesi esatti. Domani comincerà la fase finale, prima che, se avrò successo questa volta, il mio angelo custode appaia. La prossima volta, se scriverò qui, sarà per confermare il mio successo o il mio fallimento. Spero nel primo. Man mano che legge, forse si ritrova Corvin più rapito da queste parole. L'assurdità è delirante, questo diario, e il fatto che non sia firmato mi sembrano, insomma, sembra il diario del signor Augustus probabilmente. Potrebbe starci, sì. Controllo semplicemente con la mano se ci sono altri appunti in una pagina precedente. Sbagli la pagina precedente. Ma noti che è bianca. Veronica, Sì? cos'è questo angelo custode di cui fa riferimento questo diario? Ah, il rituale di cui parlavo prima ai tuoi amici. Quello che ha provato a fare papà, che non è riuscito e che proverò a fare io appena. È un procedimento un po' lungo, ma Ho capito. Insomma, tu credi a queste... Non vorrei essere offensivo, ecco. no, perché è offensivo. Beh, se ci provo ci credo, chiaramente. Dimostrerò a mio papà che sono in grado di farlo. Certo. Nel mentre, tra l'altro, vado a vedere come sta. E se avete bisogno di qualcosa potete chiamare Geremia, in realtà. Grazie Veronica, sei molto gentile. Dottor Ziegler, ho passato un attimo a leggere questo libro. Noti che adesso che lo sto leggendo da un po', anche a rapidi passi, sembra un po' sconnesso. Cioè, forse ok, non sei madrelingua inglese, però sembra che ogni tanto, cioè, siano frasi messe lì, ma accampate anche un po' per aria, che saltano da un punto all'altro. Ogni tanto ci sono... Cioè, inizia un periodo parlando di una cosa, finisce di parlando tutt'altro. Mi dà l'impressione di cioè qualcuno che ha tradotto il libro di un folle o proprio la traduzione che è fatta male? Più che qualcuno ha tradotto il libro di un folle, nel caso. Cioè, ci sono pagine che non hanno né capo né coda, che iniziano parlando di una cosa e finiscono parlando di una cosa che non c'entra assolutamente niente. Ok. Continuo un po' a leggere, no? Cercando un minimo di filo logico in quello che sta cercando di fare in questo rituale di 50 pagine che mi sto leggendo, no? Anche continuando a C'è leggerlo, un capo e una coda di questo concetto, di cosa vogliono cercare di fare, c'è, ovvero entrare in contatto con queste creature. sì, No? ma i rituali non hanno né capo né coda. Cioè, sono completamente senza senso. Non sono neanche dei rituali. Sono letteralmente cose senza capo né coda. Cioè, tipo, a un certo punto dice devi pregare per 16 mesi, poi inizia a parlare di come farlo, poi si contraddice, dice non dovevi aver pregato per... Poi inizia a fare periodi astrusi che praticamente sono illeggibili. Noi adesso siamo soli in questo momento? Siete in due perché Tavin è uscito. Adesso arriviamo anche da lui. Siamo io e te. Un libro particolare. E non hai letto questo Sembra- diario? E questo qui sembra essere stato scritto da un folle. Probabilmente per seguire e credere in
ciò che questa persona ha scritto, beh, bisogna avere di certo un'immaginazione fervida, perché non riesco a capire fin dove voglia arrivare, onestamente. Dottor Emil, comprendo perfettamente. Per favore, alzatevi, venite qui a vedere questo simbolo, questa statua. È curiosa. Mi alzo per andare a guardare la statua. La sua composizione sembra di fattura semplice, mm, un simbolo di natura romana, quindi un simulacro greco, però sembra anche piuttosto recente, marmo. Ma quello che mi ha incuriosito è questo simbolo sul petto, questa specie di incisione, del tutto fuori contesto, inadatta all'opera che dovrebbe essere. Mm. Fammi dare un'occhiata. Che cosa sarebbe questa cosa? Si riesce a capire che è una lingua parlata? Il simbolo sulla È un statua simbolo? È una scritta? è un simbolo, è un simbolo. Più che un simbolo piuttosto particolare. Non mi sembra... Non mi sembra di riconoscerlo. Mi sembra anche interessante una cosa, un dettaglio. Sembra quasi Non- una testa di cavallo. Qualunque cosa sia, non sono in grado di comprenderlo, ma sai cosa c'è che mi lascia perplesso? È la collocazione di questa statua, così come del busto, sempre alla finestra. È qualcosa di inusuale, quantomeno. Oddio, un leggio che affaccia alla finestra. Non saprei come interpretarlo, a dire il vero. Per di più, Beh, leggere con la vista sul certino in realtà non è poi così inusuale. Più che altro quello che mi preoccupa forse sono i pensieri di chi leggeva o scriveva su questo leggio. E vedi che sfoglio un po' il diario. non ci sono pagine oltre questa, almeno così pare. Non lo so, comincia a essere un po' strana come situazione. Non volevo dare voce all'allarmismo spesso e volentieri inutile di Tavin, ma a quanto pare Ne ha parlato anche con voi? Mi ha accennato di una specie di visione, l'ho trovato di cosa stai esageratamente parlando? agitato. No, non mi ha parlato di nessuna visione. Cosa Ha intendi con detto che visione? mentre stava succhiando la benzina ha visto dei piedi, come una specie di corpo. Mi riviene in mente quel momento, no? Quando l'ho visto rialzarsi sconvolto. Sì. Ah, dunque questo quello che avevo visto in quel secondo, in quell'istante. Non lo so. Posso comprendere ora il suo terrore in quel momento. Ma io non ho visto nulla, non c'era niente di particolare. Potrebbero essere stati semplicemente i fumi esausti che magari hai ispirato mentre provava a tirar fuori la benzina, che gli hanno causato magari una momentanea mancanza di lucidità. Ma di certo alcune cose cominciano a insospettirmi. Tutte queste coincidenze. Il carburante mancante. E quei sigari. I E sigari, ora anche questo. ben detto. I sigari sono un dettaglio che quasi mi stava sfuggendo, ma mi hanno lasciato perplesso. Ho fumato quel sigaro. Quanto tempo è passato ormai? Più di mezz'ora, quasi un'ora. Un'ora e mezza. Andiamo a controllare. Ma da quant'è che Tavin non c'è più?
In bagno, stai in bagno 4 ore. Oh, c'è il cagotto. Arriviamo anche alla sua scena adesso. Il vecchia Baviera è arrivato allo stomaco. Vi dirigete per uscire. Prima che voi usciate, Tavin, vai nella hall, vedi che in sala da pranzo, mentre ci passi davanti, adesso c'è una donna che sta preparando la tavola, vestita come una donna di servizio. La riconosci come... Con il cappello le faccio: signora, Buonasera! il mio nome Beh. è Tavin Mercer, sono qui con altri 2 amici. Oh, sì. Mi ha detto Geremia che vi aggiungerete a cena. Sto giusto aggiungendo i vostri posti. Ottimo. Scusate, ma ho la vescica piena, devo correre in bagno. Oh, sì, il bagno è sopra sulla porta in fondo. Oh, grazie mille dell'indicazione. Di nulla. Prosegui lungo la hall. Che vuoi fare? Mi dirigo al piano di sopra, a questo punto. Ora che so... Anzi, Master, custode, perdono. Che tutti quanti sono al piano di sotto, bene o male? Tutti sono al piano di sotto? Sì, puoi pensare di... Cioè, non hai visto nessuno salire. Vai. Vado al piano di sopra e mi dirigo verso il bagno. Però, prima di, diciamo, entrare nella porta del bagno, mi dico tra me e me: Eppure io sono sicuro di quello che ho visto. Tiro fuori una fiaschetta dal mio segretissima, dal mio giubbotto, da una tasca interna, e mi bevo un sorsetto di whisky. Ha un sapore terribile. Veramente? Sì. Ma che diavolo ci ho messo qua dentro? No, questo è strano, questo è il migliore che avevo in circolazione, l'ho confiscato giusto l'altro ieri. Ma che... Io di questa cosa ne sono abbastanza certo, magari, no? Questo. Potrei essere certo, però è strano che qualcuno abbia manomesso il mio whisky personalissimo all'interno della mia giacca. Certo. E quindi, niente, faccio per andare dalla porta del bagno per mettere un orecchio a questa porta. Silenzio. Ok, lo faccio anche con tutte le altre porte presenti. Silenzio Quindi questa totale. e queste altre 2. Silenzio totale? Sì. Questi fanatici religiosi hanno detto più volte che non dovevamo entrare nelle stanze. Adesso voglio vedere. E apro una porta, apro leggermente, facendola proprio cigolare pianissimo, la porta davanti a me. Questa... Quella in alto o quella sulla destra? Quella in alto, quella in alto. Ok. La porta, questa qua, rivela essere una camera. Non sento ancora rumori, nessuno, giusto? Nessuno. Mi sembra essere una camera padronale, nel senso... Sì, vedo un sembra una letto- camera padronale, sembra una camera padronale. Ok, allora entro all'interno e mi chiudo la porta alle spalle. Chiudo la porta alle spalle. Anche qua c'è un camino ancora acceso, un letto rifatto, un armadio e una scrivania con numerosi libri aperti, chiusi, diari. Questa famiglia sta nascondendo qualcosa e io sarò quello che scoprirà che cosa nasconde. Mi avvicino verso la scrivania. Ok. Sulla scrivania ci sono diversi libri. Alcuni chiusi, li riconosci immediatamente praticamente. C'è la Bibbia, c'è il Corano, c'è la Torah. C'è un libro scritto in inglese chiamato il libro Abramelino. Ok. C'è un libro in tedesco, Das Buch Abramelin. Ok. C'è poi aperto
2 diari. Mm. Uno ha scritto questo. Ok, me lo leggo velocemente, la stessa cosa che ha Sì, letto te lo dico io, è identico. Corbin. Va bene. L'altro, invece, che sembra più vicino, Mm. sempre aperto, è questo. Ok, questo lo leggo. Ho già detto che non credo sia stato un attacco di cuore. Mio padre è stato assassinato, ne sono certo. Mio padre è stato assassinato. Ma ho bisogno di prove. Tutto ciò che ho è il testo che lui seguiva. Deve essere quello. Leston Goodman gli vendette il libro e la lampada. Chi è costui? Perché voleva mio padre morto? L'unico modo per ottenere prove è seguire le orme di mio padre e intrappolare l'essere che gli ha fatto questo, non appena riapparirà. Sono certo di poterlo trattenere una volta evocato. Conosco le arti per interrogarlo. Se resisterà al mio interrogatorio, almeno lo avrò imprigionato per mostrarlo agli altri. Le autorità dovranno credermi allora. Attingerò al potere di Saturno per costruire una barriera che trattenga lo spirito. Sigilli creati dalle sue Keynes seguiranno i 4 punti cardinali e trasformeranno la casa in una prigione dalla quale non potrà fuggire. Se necessario potranno essere disposti intorno allo spirito per bandirlo, come un fulmine che si stringe attorno al suo collo, finché non avrà più alcuna direzione in cui fuggire se non il mondo invisibile da cui proviene. Barriera, legame, ostacolo, prigione. Queste parole terranno lo spirito nella stretta plumbea di Saturno. E me le memorizzo. Che le schiere degli angeli che custodiscono i cancelli del giardino dell'Eden custodiscano anche questa casa e impediscano a qualsiasi male di uscirne. Mezzanotte, 18 mesi sono giunti al termine. Se domani fallisco e seguo tutte le orme di mio padre, sarà fino alla mia stessa tomba. Spero che un giorno qualcuno legga queste parole e riesca a portare i colpevoli davanti alla giustizia. Possa il frutto di ogni vittoria ottenuta dallo spirito rivelarsi davvero un calice saturnino. Qua è successo qualcosa di... penso tra me e me. Qualcosa che va oltre la nostra comprensione. Oppure questi di questa famiglia sono completamente pazzi. Ma allo stesso tempo lo sarei anch'io, perché avrei visto quei piedi? La mia vista non mi ha mai tradito fino ad ora. Devo dirlo agli altri, devo anche sbrigarmi. Ok, allora metto l'orecchio alla porta Sembra non esserci nessuno. e la apro e esco. E Andiamo di richiudo la sotto, porta. prima andiamo di sotto. Sì. Torniamo al piano terra. Corvin e Ziegler, cosa volevate fare voi? Fumare i nostri sigari. Ok. Tornate alla sala lounge, quindi, dove la musica sta ancora andando. Vabbè, per attraversare la sala da pranzo, vediamo qualcuno. Sì, vedete questa signora leggermente anziana, vestita in abito da cameriera, che sta preparando la tavola. Buonasera. 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 Gradite qualcosa di particolare per cena? Fa benissimo quello che offre la casa. Sì. Perfetto. Inizieremo con una zuppa e poi proseguiremo con una seconda portata. Ci sarà un buon dessert. Sarà un'ottima cena. Sembra un ottimo programma. Il signor Augustus? Poi lo può trovare nella lounge room. Chiaro? Grazie. Andiamo. Emil? Seguo e vado verso quel tavolino dove c'erano i sigari. Sì, lì c'è ancora Augustus, seduto, che sta ancora fumando. E provo Vi dà le spalle quando arrivate.
Provo a vedere se effettivamente ancora quei sigari sono ancora accesi e ancora non consumati. I sigari sono adesso consumati e quelli che non state fumando spenti. Ok. Sembra in particolare, guardando, dai, fammi uno spot hidden, un indagare forse se c'è. Aia. Mamma mia, aspetta, dottor Ziegler usa un po' di fortuna forse. Devi usare 14 punti fortuna? No, Devi giustificare. 26, no. 26. No, i punti fortuna basta spenderli. Ah, ok. Ne ho 70. Vabbè, devi usare 26. Ce li teniamo per qualcosa di... per qualcos'altro, dai. Allora sì, noti che Augusto sta fumando il suo, che però sembra quasi terminato ormai. Ma chi sono questi altri ospiti che state aspettando, Augustus? Amici di quando ancora lavoravo prima della pensione, arrivano dalla città. Ah, bene. Speriamo che non abbiano anche loro un problema con le buche. Speriamo di no, auguriamoci di no. Quanto pare è un problema frequente oggi quello di trovarsi assieme. Già, speriamo che perlomeno loro non abbiano questo stesso problema. Speriamo proprio di no. Quindi, come avete trovato la biblioteca? È stato di vostro Interessante. gusto? Ne sono In particolare, onorato. sarei molto curioso però di leggere la traduzione originale. Mi sembrava particolarmente disconnessa alla traduzione inglese. Sì, purtroppo io non conosco il tedesco, quindi a me è mia figlia che se ne occupa. Mi farebbe piacere guardare la traduzione originale. Sì. Certo. Rosemary, vai pure a chiamare Veronica per digli che i nostri ospiti la richiedono. Sentite un va bene, signore. E lei che si allontana. Ashford si alza, lascia lì il sigaro e si avvicina invece alla finestra. E qui c'è il mezzobusto, giusto? Questo è mezzo busto, sì, qua c'è. Si avvicina alla statua. È incuriosito, d'altronde c'è la cosa che lo spinge un attimo a osservarla più da vicino. È il fattore finestra, per l'appunto. Guarda, praticamente si avvicina e si mette nella prospettiva della statua, come a guardare dove guarderebbe la statua, e cercando di capire se nota qualcosa di particolare. Poi osserva anche la statua, vuole vedere se sulla parte frontale magari di essa c'è anche qui un simbolo, perché no? Sono pazzi questi dizi. Mi fai uno spot hidden? Sì. 27. Ok. Guardi la statua. Noti che dal lato esterno, verso la finestra, questa statua di quest'uomo a mezzo busto, in giacca e cravatta, con tanto di nodo, ha effettivamente un simbolo. Questo qui. Lo sfioro con le dita nel... Sembra quasi direttamente inciso sul marmo. Sembra inciso in maniera grezza, come se non fosse stato scolpito in questo modo, è inciso successivamente, a posteriori. Sì. Dopodiché alzi lo sguardo per guardare fuori, dove guarda questa statua, che dà direttamente sul giardino esterno. Tra le siepi, vicino al cancello, vedi una figura che sembra accovacciata, quasi nascosta tra i cespugli, che in qualche modo nel momento in cui poggi il suo sguardo su di lei, gira la testa in maniera quasi naturale, come a ignorare
le vertebre all'interno del collo. Vedi uno sguardo completamente vuoto e bianco. Nel tempo che sbatti gli occhi, questa figura non c'è più. Mi ritraggo anche un attimo di scatto perché l'immagine di questo volto privo di tratti mi ha scosso, mi lascia scosso. Buon Dio. Mi giro a guardare gli altri. E quindi, dottore, mi dica, mi parli ancora di questa guerra a cui ha partecipato? Beh, in realtà niente di interessante. Ho avuto la fortuna di trovare subito una via di fuga. Ho dovuto pagare bene e vendere una delle mie proprietà ad alcuni ufficiali che si sono disposti molto bene ad offrirmi un passaggio sicuro verso la Svizzera. Ah. Quindi la guerra era contro la Svizzera? Oh, no, 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 la guerra era tra altri. Io ho preferito starmene fuori, onestamente, e continuare i miei studi. Certo, Ah, è beh, stato tremendo, è stato lungo non poter, insomma, usufruire di tutte le comodità che gente come noi è abituata. lo capisco, lo capisco. Beh, d'altronde posso ritenermi fortunato io aver vissuto sempre in America da quando sono nato. D'altronde sono molti decenni che l'America non partecipa più a una guerra. Perdonatemi un attimo. Torno subito. Tutto a posto, Corbin? Sì, ho bisogno di un po' d'aria fresca. Vedi che rimango un attimo interdetto, no? Non riuscendo a trovare le parole per continuare la mia conversazione con Augustus, dopo che vedo Corvin un po' Spaesato, turbato. sturbato, sì, parola corretta. Mi vedi, ricambio il tuo sguardo per poco, in realtà. Lo distolgo molto rapidamente e vedi che ah, deglutisco a vuoto e nel perdere il contatto visivo già tendo a incamminarmi verso l'esterno, verso la porta da cui siamo entrati poco prima. Mi scuso, Augustus. Prendo anche una boccata d'aria con mio collega. Non vorrei si stesse sentendo male. Forse il viaggio o lo stress. Vado a vedere un attimo come sta. Di nulla, di nulla. Faccia pure. Ma nel mentre, torniamo al piano superiore. Prima però, Corvin, fammi un tiro sanità. Oh my Fail. god. Perdi un di 3 punti sanità. Yeah. 3 punti sanità. Torniamo di su. Io ho il battito cardiaco leggermente accelerato dopo aver letto quello che ho letto e facendo 2 più 2 con la mia visione, con quello che ho visto, appunto, penso siano penso sia tutto collegato, nonostante io sia un uomo razionale, nonostante non sia affatto un uomo di fede o di altri principi che non siano al di fuori dello scibile umano. Mi sento male, mi sento in un posto in cui non voglio stare e l'unico pensiero che ho adesso per la mente è di prendere mio cugino di peso e di portarlo via da qua, se possibile anche il dottore, chiaramente. Sì. Semplicemente evito di andare in bagno. Ok. Quando esci, metti Sì. l'occhio alla porta, silenzio. Ma appena esci fuori, noti una cosa. Questa porta qui è spalancata. Metto la mano alla fondina, Ok. faccio un respiro, guardo verso le scale, poi guardo verso la porta. Devo fare il mio lavoro.
Vado avanti. Avanzi. Procedo verso la porta. A passo cauto e felpato. Appena ti avvicini, inizi a sentire anche un odore un po' acre, misto a odore di incenso. Ok. Immagino stiano performando un qualche tipo di rituale, quindi mi avvicino sempre molto lentamente per sentire magari se qualcuno all'interno della stanza si muove, parla. Nella stanza c'è Qualcosa del silenzio totale. genere. Ok. Allora, sempre con la mano sulla fondina, cercherò di... Mi metto davanti sull'uscio della porta. Appena ti metti rivelare la sull'uscio, stanza. Sì. guardi all'interno. Hai, diciamo, una visione parziale della stanza, vedi dritto davanti a te. Sembra completamente vuota. Mm. Vuota. Tuttavia senti questo odore acre che adesso che ti sei avvicinato un po' si fa molto più forte. Fastidioso, ti dà quasi la nausea. Con una mano mi copro il naso e faccio per entrare nella stanza. Entri. Vedi una stanza completamente vuota, se non per un piccolo altarino in legno al centro, su cui è riposta un braciere per l'incenso, a fianco a una sottospecie di lanterna. Ma quello che noti è che nell'angolo, in una pozza di sangue, probabilmente cioè con una bastone di legno appuntito come essere intagliato, conficcato nel petto, c'è una ragazza. Questa ragazza qua. Allora, custode, tu mi devi dire una cosa adesso. Io nel diario che ho letto prima, nella parte in cui c'era scritto sono certo di poterlo trattenere una volta evocato, Mm. era sono certo o sono certa? Perché forse ho letto male io. Sono certa. Sono certa. Ok. Ok. Sono fantasmi, signor! E mi avvicino... Cioè, in realtà collego il fatto di aver letto appena adesso questo con la lampada. Perché al centro della stanza c'è una lampada, giusto? Sì, c'è questo oggetto qua al centro della stanza. La lampada vendutagli da questo Leston Goodman. Il padre è morto e lei ha cercato di controllare un'entità. Da quello che ho capito. Questa è una scena del crimine. Quindi sento anche il puzzo della putrefazione, immagino. Sì. Dopodiché, avendo visto ciò, e mi basta, onestamente, esco dalla stanza, non richiudendo la porta, e mi dirigo giù dalle scale, Ok. il più velocemente possibile. Ok. Sempre con la mano sulla fondina. Arrivi al piano terra. Sì. E in quel momento incroci Corvin e Ziegler che stanno uscendo. Che stanno passando per la hall. Voi due, con me, veloci. Che vi succede a tutti e due? Parliamone fuori, veloci, usciamo. Vi avvicinate alle porte. Provate ad aprirla. Sembra chiusa a chiave. Mi giro sudato, madido di sudore, pallido in volto verso i miei due amici. Qua sta succedendo qualcosa di molto losco, strano. Al piano di sopra c'è un cadavere. Ho letto un diario
posso dirvi il suo contenuto. C'è non saprei come definire quello che ho letto e ho visto. Ma qualcuno è stato ucciso. Beh, la situazione allora è ben più grave di quella che immaginavamo. Forse è meglio dileguarsi immediatamente e tornare con i rinforzi. Sì, ma questa cazzo di porta non si apre. Finestra! Già, In quel sfondiamo la momento, finestra. in quel momento arriva Geremia che passa di là. Oh, signori, tutto bene? Avete per caso visto Veronica? Non la trovo. Dovreste Volevamo trovarla. prendere una boccata d'aria, però porta è chiusa. Ah, sì. Vediamo se ricordo dove ho messo la chiave. Forse ce l'avrà Veronica, non lo so. Ma voi siete Veronica? il maggiordomo? Com'è possibile che avete smarrito la chiave? Non saprei. L'avrà presa mia moglie, magari l'avrà presa Veronica, non so. Avete una veranda? Ah, sì, certamente. Me la puoi indicare? Sì, è di là. Torniamo un attimo in biblioteca, ragazzi. Prima di uscire, volevo farvi vedere una cosa, un dettaglio nel libro molto interessante. Certo. Seguitemi. Sì. Abbiamo tempo. Seguimi. Mentre Va bene. andate in Geremia, biblioteca. vi raggiungiamo tra un attimo. Certamente. Vi dirigete in biblioteca. E lì, che esce da una porta che rivela la cucina dietro di lei, c'è questa ragazza che, allegra e sorridente, si rifà viva. Allora? Avete trovato... Vi servono altri libri? Io mi appoggio un attimo al muro. In realtà volevamo prendere una boccata d'aria fuori. Hai tu la chiave? No. Penso che ce l'abbia... Geremia o Rosy, perché avrei dovuto prenderla io? Beh, comunque ci stanno ridendo tutti di là. Noi arriviamo subito. Certo. Lei va quindi. Sì, va. Io vado verso quella finestra. Quale finestra? Non c'è più la finestra. Io la volevo scavalcare alla olio cuore. Non c'è nessuna finestra davanti a quella statua. Veramente? Non si scappa nelle mie finiamo- sessioni di Call of Cthulhu. Ma finiamo così la sessione. Oh no. Mentre tutti quanti mi fate un tiro finale di sanità. Ecco. Oh. Ecco. Aspetta. Oh mamma mia. Onesto. Ma che ho fatto? Perdi- 100? Sì. Non l'avevo visto. Perdi, dato che hai fatto 100, perdi un di 6 punti sanità. Ma così poi, cioè, O io uno a neanche sei, ho però. visto tutte Dai. le cose. Capito? Io ho visto la maschera lì. Ale, massimizza tutto. Metti i dadi pieni quando Allora. deve. Io tiro, Ci- non tiro mai di alivieni. Hai perso più di 5 punti sanità. Io ne ho persi 9, Master. Sì, ma ne hai persi più di 5 in un colpo solo. Ah, sì. L'agitazione di prima di aver visto quella cosa fuori, ma poi soprattutto dell'ansia che ti ha generato tutta questa situazione, con la porta sbarrata, ma soprattutto di essere andato in libreria e non aver più trovato la finestra, la luce. Hai paura del buio adesso.